In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Ma buonasera, siamo tornati dopo il primo periodo delle vacanze natalizie. E prima di tutto ci tengo ad augurare a tutti i nostri telespettatori e ai qui presenti ancora buon 2025, buon inizio anno. Se tutto va bene la live sta andando, perché come al solito YouTube c'ha sempre dei ritardi, non riesco mai bene a capire, però sembra che sia live. Comunque, se ci sono problemi ce lo direte. Bentornati qui sul canale Demiurgo con un'altra live dedicata al progetto del DVG, dizionario dei videogiochi. E cominciamo subito a salutare il fondatore del progetto, ovvero Mr. DVG Andrea Pastore. Buonasera Andrea. Buonasera Giacomo, ciao ragazzi. Ciao. Che dite? Andrea. Allora, come avete passato questo Capodanno? Perché io sto ancora reduce dall'aver mangiato e bevuto praticamente di tutto, quindi vediamo quello che uscirà fuori anche da questa live questa sera. Ne vedremo delle belle, Con lo stremo delle forze, insomma, con quello che ci è rimasto. Qua con noi abbiamo ovviamente il conosciutissimo Andrea, che avete già visto varie volte. E poi abbiamo Alessio Tex, che c'è stato nell'ultima live, che è stato simpaticissimo. L'ultima live ha fatto faville grazie a lui. Quindi addirittura sì. Beh, guarda chi c'è. Intanto, e poi abbiamo non è una new entry, nel senso che è già parte del progetto, però una new entry per le live, un altro membro dello staff del dizionario, ovvero Valerio, che ha già parlato un po'. Buonasera a tutti, anzitutto auguri a voi e anche a tutti quelli che ci stanno guardando, e mi fa molto piacere ricevere insomma l'invito e far parte di questo gruppo, perché veramente Andrea lo conosco da tanto tempo, tantissimo tempo. Giacomo poi ho avuto modo di conoscerlo grazie ad Andrea e insomma sono molto felice di far parte di questo angolo. Sì, Andrea e Valerio li ho conosciuti, ho avuto il piacere di conoscerli di persona direttamente a Firenze Vintage Beat, ed è quasi ironico che invece Alessio, che tra virgolette sarebbe il più, cioè sarebbe il più vicino a me in realtà. Sì, perché Firenze non è vicinissimo. No, invece io e te che siamo vicini ancora non ci siamo visti, però avremo modo di rimediare. Comunque bisogno di materiale apistico. Materiale apistico, perché un'altra cosa assurda è che dici, no? Si dice, io sono appassionato, lo sapete chi mi segue, di videogiochi, retro gaming e di apicoltura. E non è facile trovare uno che combina queste due cose. Guarda caso, totalmente a caso, si scopre che Alessio, anche lui lavora con le api e anche lui è appassionato di retro gaming. Incredibile. Ha anche un fantastico allevamento di galline, anche tra l'altro. Sì. Comunque, intanto voglio ringraziare chi si è collegato, perché abbiamo 6 spettatori. C'è Dio del Gaming che ci stavo leggendo quello che diceva, che ci saluta e dice giustamente: lasciate like, assolutamente, lasciate like per supportare il progetto, non solo qua nella live, ma anche sulla pagina Facebook del dizionario, su Instagram, assolutamente. E poi salutiamo Retro and Games che ci segue e saluta Andrea in particolare. Per il momento non si sono palesati altri, però se vi palesate vi salutiamo di persona, perché ci teniamo, visto che seguite il nostro progetto e lo sostenete, almeno essendo presenti qua. Abbiamo ancora un minutino e poi ci vedrete finalmente. Ci vedrete.
perché sapete che YouTube purtroppo c'è sempre dei ritardi, poi le notifiche a volte arrivano, non arrivano. Comunque questa sera parliamo di... Allora, l'altra volta abbiamo parlato di giochi da computer, questa sera invece parliamo di giochi da console. Quindi abbiamo un'altra rivista abbastanza famosa, direi, Console Mania, il numero 42 del 1995. Quindi almeno parlo per me, avevo un anno, perché di giugno un anno avevo, quindi non è che potevo vivere appieno quel periodo, però. Vabbè, avete recuperato, come hai detto, con il certo, tempo, recuperiamo assolutamente. Valerio, anch'io avevo 3 anni circa. Io ne avevo un po' di più, però vedo benissimo quelle emozioni, il periodo Super NES, Mega Drive era proprio pieno svolgimento, il periodo dell'oro che poi culmina col successivo, che da lì a poco sarebbe uscita PlayStation diciamo che l'anno è proprio 95, ottobre 95 in Europa, in Giappone infatti se vediamo poi non diamo troppe anticipazioni, ma nella rivista già ci sono le prime contaminazioni, quelle che dici tu, cioè quelle a 32 bit. Quindi... già si percepisce, sta cambiando. Era già un periodo di transizione, esatto. Comunque è solamente un periodo di transizione. Finalmente ci vedete, eccoci qua, tutti e quattro presenti. Finalmente potete vederci. La novità è appunto Valerio che ha improvvisato un setup per come poteva. Esatto. No, fai bene Giacomo a specificarlo, perché comunque sia insomma una illuminazione da Ghost Story, più da un film. Sì. È stato sperato al cinema, quindi più o meno insomma direi videoludicamente parlando una cosa che va tra Resident Evil e il Silent Hill. Più Silent Hill. C'è un po' di nebbiolina nell'aria, vedo. Ci sono anche cadaveri, sì, di dietro c'è un cadavere nascosto. Volevo farlo vedere dopo, lo faccio vedere subito. I piedi del cadavere proprio è lui, cioè non è. Insomma, ottimo, è un buon inizio. Che poi in quel periodo era già uscito Alone in the Dark, sì, 93. Sì. Sì. Alone in the Dark, il primo è del 92, se non vado errato. 92. Il primo Alone in the Dark. Sì, poi sono pure svariati. Quanti sono arrivati? 4, 5, adesso non... è uscito anche uno recentissimo, un po' un buco nell'acqua, proprio per le console di ultima generazione. È uscito quest'anno, non è che ha riscosso un grande successo né di critica né di... Diciamo che il filone si era già esaurito. Però senza Alone in the Dark probabilmente non avremmo Resident Evil, quindi... no. Assolutamente sì. Salutiamo anche Ludovico, che è sempre presente. E detto questo, allora Andrea, prima di tutto è necessario fare un piccolo recap del progetto, no? Come sempre, però molto breve, perché ci vuole sempre. Noi lo facciamo sempre all'inizio di ogni live, magari per quelli vecchi che già ci conoscono, già sono nozioni che avranno comunque sia appreso. Per altri nuovi che ci seguono magari no, potremmo essere un'assoluta novità, quindi magari è meglio specificare alcune piccole cose. Allora, il progetto Dizionario dei videogiochi nasce 15 anni fa, anzi, per la precisione, ed era stato creato soltanto per fare una specie di enciclopedia virtuale sul videoludico. Quella era l'idea principale, partendo da un concetto però molto più semplice di un concetto enciclopedico e quindi accademico. Si parlava di un dizionario, quindi con delle semplici definizioni automaticamente uno aveva un'idea di che cosa poteva essere per quel periodo parlare in un certo modo ed avere una specie di definizione videoludica. Quindi tutte quelle cose che all'epoca non si conoscevano come definizioni tipo, che ne so, parallasse, tie-in, oppure anche comunque sia nello specifico parlare anche di videogiochi, perché comunque l'argomento era strettamente collegato. Quella era l'idea, quindi soltanto delle semplici definizioni. Poi con il tempo diciamo che il progetto si è modificato perché prendeva spunto da un vecchio libricino che era uscito edito dalla Vallardi, adesso mi ricordo insomma si chiamava quello
dizionario dei videogiochi, quindi dizionario dei videogame si chiamava, quindi Sì, dizionario dei videogiochi, è mutuato praticamente da quel libricino che uscì nel 93, e doveva essere soltanto quello e farne un'evoluzione di quello, cioè inserire altre terminologie che non erano state inserite all'interno di quel libricino. Cosa che è avvenuta, non è avvenuta? Parzialmente, diciamo, poi alla fin fine il progetto si è modificato e io ho trovato sul dizionario dei giochi, ma sono veramente roba di una riga, due righe per specificare che cosa vuol dire questo termine, che cosa vuol dire quest'altro. Ho sviluppato un interesse maggiore per i giochi arcade. Quindi, certo. avendo questa predisposizione, ho detto: ok, allora facciamo delle schede che parlino di alcuni giochi di videogames, almeno quelli più famosi della storia, in maniera più sostanziosa. E così sono nate anche le super schede che trovate sempre sul dizionario dei videogiochi, in cui quei pochi giochi che ho classificato sono, diciamo, non sono proprio un vademecum, ma sono praticamente tutto quello che uno desidera sapere su quel gioco nello specifico. Sarebbe bello farlo per tutti i videogiochi, non è possibile farlo in questa vita, quindi ho provato a mettere soltanto quelli più famosi. Poi col tempo si è modificato ancora di più il progetto ed è diventato adesso un grosso progetto scansionale. E qui torniamo all'argomento che andremo a proporre Certo, oggi, cioè la certo. scansione di riviste. Voi sapete benissimo, bene o male, come funziona, quindi posso Sì, anche cedere la parola a te, Giacomo, magari spieghi nella maniera quella più concreta possibile cosa vuol dire proprio sì, scansionare una rivista e cosa vuol dire mandare avanti un progetto con tutte le varie tematiche del caso. sì, assolutamente. Allora, beh, come se non erro, cioè se ne siamo praticamente sicuri, questa poi è la prima release che c'è online di questa rivista, vero Andrea? Cioè, nel senso, Allora, tutte le riviste che vengono proposte da noi sono tutte riviste inedite per la rete, almeno quelle che sono state proposte dopo, diciamo, la rottura di alcune collaborazioni che ci sono state con altre sì, entità, con altri progetti similari, diciamo. Quindi, dal momento che alcuni progetti hanno deciso di prendere altre strade, il nostro è rimasto esattamente come era circa una decina di anni fa, cioè quella di proporre delle scansioni di riviste fatte anche in una certa maniera, quindi con diciamo piuttosto curate anche a livello di editing, sì, e presentarle al pubblico, diciamo, in maniera completamente gratuita. Quindi voi accedete praticamente al server, non avete bisogno di fare nessun tipo di registrazione, è tutto libero e trovate già il link con la rivista scaricabile nella sezione apposita, perché il progetto si chiama Dizionario di videogiochi. Il sottoprogetto che si trova a una pagina linkabile dalla home page del Dizionario dei videogiochi si chiama L'edicola del DVG, che presenta queste opere scansionali. sì. Poi nella live in descrizione trovate il link diretto al download di questa rivista. Trovate proprio nella descrizione, lo trovate sul post, sulla pagina Facebook del dizionario, lo trovate un po' ovunque. Però c'è la sezione apposta nella wiki del dizionario dell'edicola. E ci teniamo ancora una volta a ricordare che comunque noi facciamo questo lavoro gratuitamente, anche e soprattutto perché non siamo noi detentori dei copyright di queste riviste. Mi sembra quasi banale Sante, dirlo. sante parole, sante Mi parole. sembra quasi banale Assolutamente. dirlo. E quindi, insomma, è un lavoro Ci possiamo prendere, scusami se ti interrompo, ci possiamo prendere soltanto il merito di aver fatto la scansione. Quello Esatto, sicuramente sì. esatto, Diciamo che è esatto, un lavoro, perché è un lavoro comunque sia a parte, anche piuttosto impegnativo, però ci piace farlo e ci piace esatto, anche proporlo. L'obiettivo per la presentazione di questi lavori non è quella di diventare delle star oppure diventare famosi, eccetera, eccetera. Quello che ci interesserebbe è ampliare il pubblico in maniera tale che così abbiamo la possibilità o la probabilità futura magari di avere altre collaborazioni, altri esatto, donatori di riviste e altro materiale da poter esatto, proporre in scansione. Più esatto. semplice di così. Però fa ridere perché molti pensano quello che cioè, ho sentito delle persone dire queste cose. Però non è così, cioè. Che cosa? Ah, Preservare no, anche vabbè. la Sì, che memoria. noi lo facciamo con l'interesse di diventare delle star, chissà che cosa.
non c'è neanche un ritorno economico No. perché praticamente da quando è nato il progetto dizionario videogiochi ha fatto Esatto. 0 euro. Esatto. Quindi Quindi No, poi bisogna ragazzi, se ci anche interessavano i preservare la soldi, memoria. penso che facevamo altre cose. Noi, almeno io personalmente, e penso anche voi, certo. lavorate, cioè guadagnate, i soldi li prendete dal lavoro che fate. Certo, Ecco. certo. È un'altra cosa proprio rispetto a questo che dovrebbe essere solo ed esclusivamente un hobby. Vai pure, E Valerio. no, parlavo anche del fatto dell'importanza comunque di preservare la memoria storica di questa parte di settore, di periodo che altrimenti andrebbe completamente perso ed è bene come per la storia in generale a più ampio respiro, anche quella videoludica necessita comunque sia eh, di, di- di- di persone che cerchino di mantenere il ricordo, di mantenere la memoria e anche insomma tutti i giochi che sono usciti all'epoca o gli avvenimenti più importanti, anche per capire il presente, quindi è importante Sì. come per i grandi Ma, eventi storici, anche il quello che ti stavo videogioco. dicendo è che oggi in ambito retro gaming si trova parecchia roba in rete, comprese anche recensioni moderne, magari di giochi che Sì. furono, no? Sì, E Sì. sono anche piuttosto interessanti, però secondo me l'unica vera finestra storica, quella che viene praticamente letta da quelle riviste che sono quelle del periodo, ti mandano proprio indietro nel tempo, anche con i ricordi, con la memoria e tutto il resto. E quindi secondo me non c'è una finestra temporale più pura di quella del redattore che scrisse, che ne so, l'articolo di quel gioco 20-30 anni fa. Tanto D'accordo. per... Sì, 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 sì. Quindi È è senza verissimo. nessun filtro, ecco, dico, quindi te la dà così, nuda e cruda, Retro a prescindere da quello che scrivevano all'epoca i vari redattori, che ho visto che oggi sono molto criticati anche per questo, tipo, Sì. ma quello che scriveva all'epoca non Eh, ci capiva niente. Sì, ragazzi, dipende, però eravamo tutti ragazzetti, quindi l'ingenuità pure c'era diversa. ma andavano benissimo così. Adesso Comunque comunque, siamo diventati tutti professori, adesso siamo anche quelle diventati. odierne non è che insomma per forza le cose siano migliori, poi bisogna vedere. Non lo so perché non le Eh, leggo quelle moderne, a parte The Games Machine, comunque, che mi è ho- No, ho no- rimasta. vabbè, cartaceo purtroppo, cartaceo ormai solo The Games Machine penso sia rimasta con poco altro. sì, dicevi comunque Alessio? ho notato una cosa anche in questo numero di Consolmania, che effettivamente a un certo punto, non so se quando è cambiato, non so se è cambiata la linea editoriale a un certo punto, però in questo periodo, ma anche nel TGM che abbiamo letto la volta scorsa, non ci sono stroncature, i voti sono comunque altissimi, mentre invece qualche anno dopo, sicuramente dal 2001 in poi non so esattamente quando c'è stato questo cambio, la linea editoriale è diventata molto più, Critica? non Sì. so come dire, più critica, più severa, ci sono parecchie stroncature, cioè forse è un caso, però anche questo numero di Consolmania, adesso vi spoilerò già, i voti Allora, sono comunque altissimi. mediamente i voti erano tutti piuttosto pompati, diciamo. Mi ricordo, voi avete letto il The Games Machine l'altra volta che era del 2003, se non sbaglio, forse? O No, adesso no, era del 97. Sì. Eravamo era ancora. del 90. Ah, no, no, era 2 anni dopo. Sì, diciamo che le cose cambiarono, diciamo, radicalmente verso la fine del millennio. Sì. Quindi a 99, dal 2000 in poi, le cose cambiarono leggermente. Sì. Vabbè, ma lì sembra ci fossero anche degli interessi con le case che producevano i E quello giochi. sempre, anche Mm. adesso Sì. sicuramente. Insomma. Però Comunque, ce lo potrebbe confermare un Qualcosa c'è. redattore del periodo, perché noi non scrivevamo articoli in no. quel periodo storico, quindi va bene così. Comunque, io purtroppo per esigenze di tempo mi sono dimenticato, non ho fatto in tempo a mettere maglietta, però la mostro con orgoglio. Andrea ce l'ha, ce l'ho qua. Sono io. Ce l'ho sempre avuta in Faccio... live, oggi tra una cosa e l'altra non sono riuscito a metterla, però ce l'ho qua. Questo lo volevo dire, Vabbè, ecco. la mettiamo come standardo, magari Esatto. dietro, va bene Esatto. così. E ultima cosa, e poi iniziamo. Allora, questa rivista, per chi già la conosce, sa che più che altro, cioè, quasi esclusivamente parla di videogiochi da console, abbiamo già detto. Quindi diciamo che io so che Alessio, l'ultima volta Alessio era proprio precisissimo, perché appunto
avendo vissuto il mondo del PC, adesso magari questa volta so che c'è Valerio che è abbastanza preparato su queste cose qua, diciamo, perché è un po' più grande di me. Io all'epoca ero molto piccolo, poi ho recuperato un pochino, però so che anche Alessio comunque le cose principali le sa. Però vogliamo dirvi che noi facciamo del nostro meglio, ma non quello che c'è da pretendere in queste live non è la precisione assoluta in quello che diciamo, ma è il nostro punto di vista, la nostra esperienza, ricordi. Poi dopo ovviamente la lettura della rivista sta a ognuno, perché la rivista è fatta per essere letta, quindi non è che noi possiamo esaurire l'argomento al 100%. E poi ripeto, il punto di vista è sempre quello del redattore, cioè di quello che ha fatto la recensione, non è che ha un punto di vista oggettivo, comunque c'è una percentuale di soggettività. Quindi... Sinceramente poi presentarla per leggerla per filo e per segno non sarebbe neanche coerentissimo neanche con il tipo di proposta che noi facciamo, perché la rivista è lì, è pronta per essere scaricata e letta, quindi poi ognuno, tutti quelli che sono interessati poi ovviamente la scaricheranno, la leggeranno, avranno, ognuno si farà, diciamo, le proprie impressioni personali su quella rivista. Certo. Volevo darvi un piccolo aggiornamento, Sì. un seguito alla live della volta scorsa. Non so se qualcuno poi ha comprato il famoso casco. Sì, però sì, io so tutto. Veramente? Io so tutto. Okay. Adesso vi racconto questa cosa perché vi racconto questa cosa. Prima ti dico invece, non so se vi ricordate quell'altra specie di controller strano, tipo, non so neanche come descrivere, non mi ricordo il nome. Quello per gli FPS. Ah, sì. Quello era tipo una specie di joystick per gli FPS, diciamo. Ecco, quello lì ho visto su YouTube che in realtà Linus qualche anno fa l'ha provato in un video. Ah, sì? E ovviamente fa abbastanza cagare. È ingiocabile, è inutilizzabile. Sì. Un inutile orpello che non ha avuto infatti più seguito. Esatto. No, comunque l'idea dei controller strani, diciamo strani, è una cosa che praticamente è partita dai primi anni '80, per chi se lo ricorda. Certo Giacomo avrà già letto qualcosa su un famoso Activator del Mega Drive, il Mega Drive, quello con la pedaliera che teoria, ma madonna, cioè c'erano delle cose fantastiche. Ne parleremo in qualche altra live di queste cose qui, però veramente controlli strani sono stati creati sempre. Però c'è stato poi una specie di blocco che, se non sbaglio, proprio dopo gli anni 2000, nel primo decennio del 2000, poi queste cose qua sono andate piano piano ad appianarsi fino a scomparire quasi. Sì, la Wii è stata l'ultima console che ha usato un po' di periferiche, però alla fine erano soltanto dei gusci vuoti dove inserire il telecomando. Non erano periferiche dedicate, invece fino a PS2 comunque di roba ce n'era, di periferiche, tappetini. Beh, oddio, anche i vibratori, scusate, quelli della PS3. E quelli, sì. Come si chiamano? Non mi viene neanche il nome. Motion della Play, quelli che sembravano, quelli che sembravano PlayStation Move si chiamava. PlayStation Move, sì. Che ha anticipato poi il Kinect, perché poi ha provato anche Microsoft con l'Xbox. Tra l'altro l'Activator il Kinect addirittura lo vendeva insieme alla console. Sì. Ha provato a lanciare alla grande, ma è andato malissimo. Il PlayStation Move c'ha anche una forma piuttosto compromettente. Sì, è inequivocabile, insomma, quindi non è... Ecco come sono una telegamer. Il telegaming ha scritto ecco come sono una telegamer dopo la PS3, facile. Oddio, partiamo male con questa live, ma il telegaming è un personaggio irriverente, quindi bisogna aspettarselo, è giusto così. Comunque, volevo dire, l'Activator del Mega Drive del Genesis era un antenato del Kinect, stranissimo. Vabbè, sì. Comunque funzionava male. Stavi in un cerchio e facevi una specie di danza. La tecnologia War, insomma, è una cosa vecchia, anche sia in ambito videoludico, anche in ambito cinematografico. Però ogni tanto esce il periodo dove devono lanciare la tecnologia. Il Virtuality, se non sbaglio, nei primi anni 90, nel 92 era uscito, già montava il casco, sembrava una cosa la realtà virtuale, dici, sì.
Sì, però Sì, c'aveva una grafica poligonale sviluppata da un'amica, quindi capite che non è che era poi così sì, tanto che tra realistica l'altro come Magnum la gente. CDI ce l'ha, soltanto lì si è rotto perché se l'è collegato in testa, ha cominciato a bruciarli in testa e è uscito il fumo, se l'è tolto subito. No. Sì, No, Ancora- vieni lobotomizzato, lascia sì. perdere. L'ha Non è collegato al PC dipendente. dopo anni, ha cominciato a fare il fumo, puzzare di bruciato, l'ha tirato via subito. Che poi io in realtà ci credo a questa tecnologia perché potrebbe avere degli aspetti interessanti, però fino a quando, Eh, allora, quando ci sarà Senti, solo, ti dovrà mettere un occhiale e giochi, senti, forse, Col MetaQuest siamo arrivati a 3, e non mi sembra poi tutta sta tipo, niente. grande Ho durato 10 minuti col evoluzione. MetaQuest. no, vabbè, Dopo vabbè, che- sì. Oddio, io ci gioco non tantissimo, però a volte ci gioco col VR. Mm. Non è malaccio, è un po' scomodo, ma non è tanto per il fatto del visore, è perché sono più che altro le lenti, c'hai un angolo visivo abbastanza piccolo, quindi non è, è comunque molto immersivo. Adesso ho Certo. appena finito Jurassic World Aftermath Collection, che è veramente bello. Ah, Però pensavo stessi giocando a Trespasser con il VR. no, Però io Trespasser ci ho non voglio giocato. spoilerare nulla. La Half-Life live l'hai giocato? l'altra volta vedo che va piacevolmente colpiti, però. Sì, Tre spazi comunque sia, ho visto il video quello con solo la mano, fantastica, sì, quella l'ho messo sul gruppo. con la Girare. telecamera Half-Life Alyx girata. è fenomenale sul VR. Sì, sì. Che? Com'è? Half-Life Alyx l'hai giocato? Sì, sì, Ah, ho anche sì. giocato, Quello è notevole. ho anche giocato al Half-Life 2 con una mod per il VR, molto ben fatto. È notevole, sì, sì, quello sì. Comunque volevo dire Vabbè. che quel casco dell'ultima rivista, e poi andiamo avanti, l'ha comprato quell'altro ragazzo youtuber che c'era in live la volta scorsa, Luke133. L'ha comprato, mi ha scritto, tra l'altro oggi mi ha scritto, cioè lui non sapeva che c'era la live perché non l'avevo detto, proprio stamattina mi ha scritto buon anno, mi ha mandato la foto del pacco preso da eBay, contentissimo, ha detto spero che non ti arrabbi che vi rubo l'idea, magari volevi farci un video a te, No. ho detto no, volevo farlo, però purtroppo ho altre live, video da fare, ce n'ho troppe, quindi fai bene a farlo, il problema è che gli è arrivato tutto spaccato, tutto No. pestato, non so come mai, sfondato con la gomma a piuma e la plastica dentro, tutta scassata. Adesso lo deve mettere a posto. Ci metterà un po', ha detto ci metterò almeno un mesetto. Poi fa un video, uno short e comunque cita sia il dizionario che me. E cerca di fare il video e di far vedere come funziona sto coso. Se funziona. Se Almeno abbiamo funziona. il merito di aver fatto Sì. conoscere una cosa completamente nuova. Questa è la prima Diciamo. cosa. E l'altra cosa che ha conosciuto, che anche l'altra volta andava molto avanti, continuava a dirlo, era tutto il franchise di Super Pino. Super Pino, che ha detto Super Pino che... era una Eh, produzione amatoriale, sì, poi, ha tra detto che gli si è l'altro. aperto un mondo, cioè, ha provato tutti i giochi stranissimi con delle cose allucinanti, vuol fare un video anche su quello e ha detto che ci citerà anche per quello. E Super Pino fantastico. stasera ha detto che sarebbe venuto a vedere ancora perché ha detto chissà cos'altro potrò trovare tra queste riviste di O assurdo. comunque, ecco, questa è una cosa che volevo specificarla. Forse queste chicche Eh, uscivano fuori soltanto da The Games Machine perché avevano tutti questi angoli e mm, sottoangoli per le rubriche dove uscivano fuori anche queste vabbè, produzioni non proprio famosissime, ecco, dico. Però anche questo comunque sia, vedi, poi alla fine tutto fa tutto e fa bene. quindi alla fine Tutto fa bene. divertiamo anche delle persone, quindi cioè, secondo me è una bella cosa. Ecco, oltre a far Senza cultura ombra. ci divertiamo anche, quindi va bene così. Bene, Assolutamente. detto questo, adesso io passo alla rivista. Guarda, mezz'oretta quasi tra intro e tutto. Passiamo alla rivista che per fortuna non è lunga come quella dell'altra volta. Però prima leggo 2 o 3 commenti che ci hanno scritto. Vabbè, Ludovico ci dice che la maglietta è bellissima, che la vuole prendere anche lui. Grazie. E dice che non ha mai visto quella periferica, quella dell'altra volta, penso si riferisca al casco. Vabbè, il dio del gaming che fa l'irriverente. Il Famicom ha un controller a forma di tetta, questo non lo so. Però dice Retro in Games, non so se è vero. Ragazzi, e poi c'è il Mi controller a forma di motosega di Ah, Resident sì, Evil 4. è vero. Famigerato. Sì, che c'è sia per PS2 che GameCube, tra l'altro. Esatto. Beh sì, perché uscì prima la versione GameCube, in realtà fu sviluppata perché all'epoca Nintendo aveva i diritti, Sì. aveva preso con l'esclusiva di Capcom, quindi dei giochi Capcom, uscì anche Beautiful Joe
Sì, Capcom, bellissimo da recuperare. Che poi uscì tutto poi su PS2, ma aveva un'esclusiva temporale di qualche anno, 1 anno, 2 anni. è vero, è Però vero. Resident Evil 4 gira GameCube meglio su GameCube. con il remake del primo Resident Evil dite? Anche allora, Per GameCube. remake, sì, il remake uscì il remake di Resident Evil 0 Mm. e Esatto. Resident Evil 4. E poi anche il Insomma, remake di Metal Gear Solid per GameCube è uscito. sì, sì, sì. The Twin Snakes, no? Si chiama? The Mi sa Twin di sì. Snakes. È Sì, fatto sì, sì, molto bene sì. anche quello, quindi insomma c'era bella roba. Ma il GameCube è una macchina bellissima, bella potente. Cioè, sì, infatti anche Rayman 3 l'ho portato sul GameCube perché è meglio della versione PS2. Poi vabbè, sull'Xbox è ancora meglio, comunque. L'unica cosa che aveva i mini DVD e quello fu Sì. penalizzato, il Quello sì. supporto. Vabbè, poi ricordiamoci sempre- le light gun, come dice, della PS2, la zappa del NES, ovviamente, quelle sì. Quella è sempre la politica Nintendo, Sì. cartucce quando già c'erano i CD, Antipirateria, se mini probabilmente l'avevano DVD quando fatto. c'erano i DVD e dai, e basta. Sì, sì, anche quando Sì, c'erano già i DVD ormai ovunque, lei deve farla diversa. Però Sì. attenzione, perché con questa politica in realtà Nintendo è uno degli ultimi baluardi dei giochi fisici, non È digitali, vero, quello è vero. perché Quello è vero. adesso anche PlayStation, Xbox ormai ha abbandonato Sì, sì. il lettore Blu-ray, perché sulla serie S non c'è proprio. E ora PlayStation, con la PlayStation 5 Slim e con la PS5 Pro, che viene di default È senza vero. il lettore Blu-ray, a ha supporto lanciato un fisico. segnale. Poi la gente sembra che per il momento sia ancora interessata ai dischi fisici, Mm, quindi speriamo che PS6 venga col Blu-ray. Però non per lo il so. momento Nintendo con le sue cartucce è ancora Rimane un baluardo. esatto. Esatto. Sì, 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 in questo caso sì. Sì, e poi Poi Nintendo è quella che comunque, diciamo, su cui le case che fanno retro e ancora più vanno. Cioè, nel senso, quando fanno delle collection di roba retro, tendono ad andare molto sulla Switch, non più su PS5 o... Certo. Quindi alla fine qualcosa, cioè non è che bisogna essere completamente critici, però negli anni si è dimostrata come quella più, diciamo, sempre puoi farla diversa e ci può anche Certo, stare, però. ma è anche stronza, ma è Riesce, anche... riesce sempre a stare a galla poi con Ed la è per sua quello che politica. lei rompe più le balle degli altri sugli emulatori, perché da lei appunto ci va la roba retro e quindi è Quelli c'hanno quella ancora il guadagno. che tende di Sì, più poi a... la cosa che fa incazzare è che non sono in grado loro stessi di Esatto. proporre un servizio di retro gaming decente, però poi vanno a rompere i coglioni a chi lo fa Cioè invece. sono le uniche a darlo ancora, però lo danno male. E quindi Sì. rompono i coglioni a chi... certo, lo so. Però c'è la cosa positiva e la cosa negativa. Però è Chi così. hanno i diritti lo possono fare, visto che possono pagare anche fior di avvocati, quindi è Già. normale È che quello il chi si problema. trova sotto la lente di ingrandimento di Nintendo fa quello che dice Nintendo. Sì, sì, la sì, sì. testardaggine di È Nintendo inevitabile. nasce anche la PlayStation, senza Nintendo e la sua, diciamo, voglia di andare a fare muro, a sbattere contro il muro, e non avremmo PlayStation, perché comunque No. anche la questione cartucce, CD, insomma, c'è tutta una storia dietro molto Se lunga, poi l'accordo magari ci fosse stato all'epoca e diciamo la PlayStation fosse diventato effettivamente un add-on per il Super Nintendo, molto probabilmente la PlayStation forse sarebbe nata ugualmente, ma con una forma e con delle funzioni completamente differenti. Chi può è tutta dirlo? una questione di diritti, perché Nintendo voleva i diritti Sì. commerciali c'è stato questo scontro. Mi sembra il presidente era Yamauchi di Nintendo all'epoca, proprio era super Sotto certi tradizionalista. punti di vista sono contento che la storia sia andata così. Sì, sì, ma Sì. per tutti, anche per Nintendo, perché adesso prospera, quindi vabbè, è andata bene per tutti. Ma Sì. pure Sony, esatto, Sony, anche Sì. Microsoft non piangono certo miseria, dico. Sony mi ha deluso un po' perché con la PS5 Pro si è quasi un po' proposta come la Apple certe cose. Cioè, nel senso che lei doveva essere for the players. Vabbè, Eh, ne hanno già Però parlato. sta vendendo più della Ha PS4 avuto Pro. parecchi, infatti quello che volevo dire, ha avuto No, parecchi ma pollici versi, ma però vende, c'è poco da fare. Vabbè. però vende, esatto, Non quindi. capisco sì, perché alla fine non è che sia che migliori e il prezzo mi sembra esagerato, però vende. no, anche perché adesso, ecco, vabbè,
sarebbe da fare una live Sì. proprio a parte parlando del mercato console che ormai lascia un po' il tempo che trova, perché comunque Assolutamente. siamo un po' noi che legati al marchio e quant'altro, ma effettivamente ora diciamo la differenza tra due macchine e i giochi poca roba, soprattutto adesso che Microsoft si è aperta, comunque sia sembra che anche le esclusive Microsoft vadano comunque sia arrivino anche su PS5, non ha Sì, ha sì, più senso, insomma, quindi sì. è una cosa che noi siamo legati perché appunto anni 90, anni 80, 2000 c'era un mondo console di anche rivalità, no, tra le macchine, ma anche differenza tra le macchine. Adesso Tutto uguale. praticamente Tutti PC, tutto tutti PC a suo modo. PC, comunque Quando era sia di computer negli anni gestione, 80 il divario era tra Ah, MSX, Spectrum e Commodore 64. Poi la guerra, quella delle console, quella proprio intensa, è stata vissuta pienamente da Sega E e da Nintendo. Nintendo Sì. praticamente. Poi si è aggiunta ovviamente anche Tanta Neo roba. Geo, tante altre cose, però diciamo che i due Sì. colossi erano sicuramente loro. E infatti qui ancora ci sono i due colossi con Certo. però il terzo colosso che già cominciava a fare capolino, che era Sony. secondo me il futuro è il cloud. Se giocherà non ci Il? sarà proprio più Il cloud l'altro. intende, sì, cloud. Ah, ok, Cloud. Speriamo di no. Scusate il mio inglese. Scusate. Niente, io spero anch'io di no, però vabbè. Sono No, non cose... volete. A Non proposito di siete. Non vi inglese, piace. io ho grossi problemi di pronuncia e voi lo sapete. Ah no, Quindi sì, oggi ho sì. scoperto, dopo 30 anni che chiamavo sempre il termine tie-in, ho capito che è tie-in. Ah, Sì, 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 sì. questo va Ho spiegato chiamato perché tie-in per 30 anni, sì, ragazzi. sì, Poi sono rimasto accade, programmer no? engineering per dire tie-in. Beh, certo. Sì, sì, Comunque, noi siamo una generazione dove dicevo l'inglese è un po' precario, quindi leggevamo appunto le riviste e spesso non le sentivamo, non sentivamo la pronuncia perché effettivamente le leggevi e basta e quindi si italianizzava tutto, ecco, beh, certo. quindi di conseguenza vedevi arcade e lo leggevi arcade proprio, Andrea può confermare poi anche con gli Noi amici, ancora lo diciamo, arcade, quindi va bene. arcade Sì, sì. perfect. Però stavolta lo diciamo apposta Sì, beh, perché certo, fa fare la ormai lo battuta sappiamo. come Sega, Siga No, e però Sega al compagnia. contrario, Siga, perché in televisione Sì, è ascoltavi vero, la è vero. sigla e dicevano Siga, allora anche tu dicevi Siga, quindi No, ma è giusto Sega perché service game Sega. Cioè, sì, sì, non è sì, tra Siga, l'altro, quindi... sì. Però da Sì, noi ma poi dicevano... se guardi gli spot americani dicono Sega. In In Italia Italia Siga, ma è sbagliato, è per sbagliato. giochi Aveva preziosi. inglesizzato e non andava inglesizzato, in poche parole. Tipo, Faceva Appunto... come Jerry Galar Game Gear, che faceva? Il Game Gear, la faceva un po' pubblicità di di tutto, Mega Drive e Game Mega Gear. Drive, mi ricordo con i giocatori dell'Italia 90, poi c'era Zenga, Franco Baresi, ti ricordi i suoi noti? Baresi, sì, era No, proprio Mancini che... Mancini, sì, sì. Sì, sì. Mi Beh, sembra Pagliuca o c'era Pagliuca, Mancini, sì, insomma. Colpa di Jerry C'era Calà. sì, Jerry Calà, Walter Zenga c'era pure. sì, Lentini e via. Comunque, Capite quel detto... periodo. Vabbè, detto... abbiamo aperto, scusate, infatti, stiamo È proprio meglio divagando. adesso iniziamo, altrimenti andiamo troppo in là, che siamo quasi a 40 minuti, una cosa e l'altra. Allora, tra Partiamo con la l'altro, rivista, alla dai. fine della live, cioè, datemi domani, adesso stasera non credo di riuscire, comunque domani troverete la live con tutti i capitoli timestamp divisi, quindi chi vuole rivedersela va al punto che vuole, dove ti vedrò l'introduzione e la lettura, quindi non c'è problema. Detto questo, passiamo finalmente alla rivista. Adesso ve la condivido, in live si vede già, ve la condivido anche a voi così la potete vedere senza problemi. Qui tra l'altro mi è cambiata una risoluzione, non capisco perché. Ecco, vedete, questi sono, Lo fanno. questi qui sono i problemi tecnici. Perché mi è cambiata la risoluzione? Boh, non lo so. Adesso c'ho la risoluzione troppo grossa. Aspettate che correggo una cosa un secondino, scusate. Il computer mi ha cambiato risoluzione senza dirmi niente e adesso non riesco a farvela vedere a voi. Un attimo, No, ma è giusta. Bah, chi lo sa. Un attimo di pazienza.
Adesso voi non vedete niente, vero? No, io no. Noi ancora no. Oh, non riesco a trasmettere. Aspettate. Ma perché mi fa così? Proviamo a fare così. No, io non... Ecco. Vai. Cioè io adesso lo sto facendo vedere, ma non riesco a farla vedere a voi. Bello che salta la live. Parliamo No, di no, 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 altro. non è che salta la like, che... Boh. C'è un bug di Discord. È Nintendo che sta Vedo sabotando. tutto grosso e tutto scalato. Però cioè, se io la trasmetto, torno come prima, si vede bene. Non capisco perché. Ah, sai perché? Devi Perché streamare... No, ma sai perché prima, quando ho fatto il test di zoomare, si è zoom... È rimasto sì, lo sì. Adesso è andato a posto. È rimasto per sempre. No, era rimasto in Discord. Ecco Ah, adesso sì. Ma guarda te, questa cosa è nuova. Cioè, si può zoomare anche Discord. Eh sì. Boh, adesso ve la metto. Ecco perché. Bah. Ditemi se la vedete. Dovrebbe vedersi. Sì. Si vede, vero? Sì. Ok, io lo vedo. Ovviamente zoomatela se volete vedere bene. Ok. No, ma Retro Game su YouTube si vede. Il problema era gli altri che tramite Discord non riuscivo a fargliela vedere perché si era zoomato. Adesso dovreste vederla tutti quanti, sia voi che qua con me che su YouTube. Se ci sono problemi però ditemelo, perché... La vedete bene? Sì. Io lo Sì, vedo. sì. Ok. Quindi Allora- su YouTube mi confermi che non siamo a 720p, No, siamo a 1080. siamo a 1080, sì. Quindi su YouTube si vede bene, senza problemi. Allora, abbiamo la copertina. Però ovviamente ci sono problemi. Ditelo subito anche chi ci sta guardando su YouTube. Diteselo, ma secondo me Si vede ve- Zap benissimo. si vede Zap benissimo. Ok. Ah, Ok. Allora ottimo. Allora se vedete bene, procediamo. L'ho messo a schermo intero così riuscite a leggere tutti. Va benissimo proprio. Lo Zap. Allora, abbiamo la copertina. Che qua, Andrea, se vuoi spendere qualche parola, vuoi dire qualcosa sulla copertina in particolare? Non c'è molto da dire perché abbiamo un giudice Dredd praticamente in primissimo piano, quindi già sappiamo qual è il gioco del mese in questo caso per loro. Poi, ovviamente, per chi ha avuto modo di giocarci all'epoca, io personalmente no, non ho avuto modo di giocare. Ho visto il film interpretato da Sylvester Stallone, che penso che sia proprio quegli anni, tipo. Comunque la storia l'ho trovata abbastanza interessante. Il gioco poi vedremo più avanti nella rivista, è stato anche valutato bene, quindi positivamente, ma non c'è molto altro da dire, sinceramente. C'è Forse, questo... ecco, forse in questo caso troppo positivamente. A proposito, ci ricolleghiamo un po' ai voti Dei voti generali. alti. dei voti Personalmente, troppo pompati, diciamo, quindi sì, ci può la stare. storia non gli ha dato molto ragione a questo. Un voto forse non ha preso parecchio. Però devo dire, allora io, vabbè, non ci ho giocato ovviamente, però ho visto qualche gameplay mentre sfogliavo la rivista, me lo sono andato a vedere anche perché a me piace molto Judge Dredd, l'ho riscoperto recentemente, sia con il film, quello del 2012 se non sbaglio, Remake. oddio non mi ricordo se era quello, vabbè, comunque... E sia, adesso mi sto leggendo i fumetti, che però credo che siano solo in inglese. Mhm. Stanno facendo delle ristampe molto belle, Essential Judge Dredd. E quindi, vabbè, questo per dire che mi sono visto un po' di gameplay, così visto in video sembra molto fluido il gameplay. Poi giocarci ovviamente è Vabbè. un'altra cosa. Certo. E io sono Però- convinto che il gioco ma- tecnicamente era molto valido per il ma periodo che ma era m'ha invogliato molto provarlo. Però derivativo, sì. quello, non Sì, aveva... poi qui c'è recensita la versione quella per Super Nintendo, Sì. però uscì anche in versione Mega Drive e le differenze fra i due sistemi erano abbastanza notevoli, quindi la versione Super Nintendo era tecnicamente più pompata rispetto a quella Mega Drive, quindi magari ha lasciato anche quel retrogusto migliore per quelli che ci hanno giocato veramente su Super Nintendo invece che su Mega Drive. Però il personaggio in sé comunque non è male. No. Io
parte della storia la conosco, il mondo un po' così, un po' distopico, dove l'unica legge praticamente viene fatta da questi giudici, se non vado errato, poi magari mi Mhm. corregge Alessio che lui conosce anche il fumetto, io personalmente no. Questo è molto Quindi diverso, molto più crudo. io lo conosco solo perché ho visto il film, quindi Certo. però comunque è un bel Allora, personaggio il film con che non Stallone... conoscono in molti qui in Italia, Stravolge il quindi personaggio, sì. Il film con Stallone, adesso non voglio triggerare nessuno, ma insomma... non so che Vabbè. dire. Non, Sicuramente vabbè. il fumetto sarà molto più profondo, ecco. Vabbè, è Certo. contestuale al periodo, lì è Stallone, che però lo stravolge completamente il personaggio. Il fumetto è molto più cupo, è proprio è diverso il personaggio, però Sì, 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 sì. il videogioco è basato sul film più che sul fumetto, sicuramente, quindi... Comunque, se volete vedere un film, vi consiglio caldamente Dredd, il giudice dell'Apocalisse, che ecco, Ok. è uscito nel 2019 in Italia. È del Ok. 2012, ma è uscito nel 2019. E quello lì a me Allora, è piaciuto molto. io se non voglio dire qualche castroneria, i fumetti di Judge Dredd sono usciti in Italia dall'editore Cosmo, se non sbaglio. Sì, 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 detiene ancora i diritti, penso che ce li Oppure abbia Dark ancora. Horse, c'era pure la Dark Horse in mezzo? Allora, io ho questa edizione che però appunto è in Forse è inglese quella americana. No, ed c'era è... ancora, credo. Io ho questa edizione che è dal 2000 AD. Lo dico. Ok, che è praticamente dove è stato preso poi lo spunto per il gioco, o no? Boh. O forse il gioco è stato preso dal film, mi sa, spunto per il gioco. Beh, no, Sì. sicuramente dai fumetti perché questi qua poi cioè, sono abbastanza vecchi. Queste sono ristampe, ma le storie adesso non so a che epoca Il risalgono. personaggio è stato creato, se non sbaglio, negli anni 70, credo. Appunto. Mhm. Comunque, questa rivista è del 95 ed era di giugno. È il numero 42, come mi avevano detto. Quello che vedete in Ragazzi, copertina, appunto, è Judge Dredd, e in particolare il titolo di cui si parla qua è quello per Super Nintendo, quello del 95. comunque ci sono 3 titoli abbastanza importanti, Esatto. Wastal, Fatal Fury 3 e Alien Software, secondo me. Ma Sono 3 infatti, titoli di tutto rispetto. non lo so, la copertina io avrei fatto scelte diverse per questa copertina, senza... Io ci avrei messo più Astal, ci avrei messo Storicamente più poi... Astal. Comunque devo ringraziare un attimo Emanuele, se mi ricordo bene, perché non riesco a seguire sia la rivista che voi, che quello che scrivono in chat. Emanuele che sei iscritto, quindi che ci sta guardando, quindi benvenuto. E anche Christian che si è appena iscritto e ci sta guardando. E ovviamente chi ci sta seguendo qui, mi raccomando, mettete like e seguite anche il canale del dizionario dei videogiochi, che lo trovate sempre su YouTube. Un domani queste live, se tutte le cose andranno per il verso giusto, verranno fatte direttamente sul Sì, canale del dizionario dei videogiochi. certo, assolutamente. Quindi iscrivetevi anche per quello, fate crescere il canale che poi magari qualche contenuto interessante a breve inizieremo ad inserirlo. Sì, Sempre comunque con sì. l'aiuto di Giacomo, Certo, giustamente. certo. Comunque sì, anch'io avrei messo una copertina diversa, però la copertina è bella, dai, cioè non posso dire Sì, la niente. copertina spacca, diciamo, dai, è figa comunque, Sì. cioè Sì, poi ci sono dà altri un certo titoli. tipo di impatto. Sì, c'è un Erano altro ancora i titolo. tempi in cui si viaggiava Eh? molto di fantasia. Sì. Vabbè. Tra le moto quelle strane, a noi è rimasta evocativa quella di Akira, tanto per intenderci, di modo Sì. particolare. Però, insomma, dei tentativi ci furono stati fatti anche in passato. Infatti si vede, se il personaggio è vecchio, la moto futuristica fa sempre un suo effetto, ecco. Sì, no, ma poi io mi riferivo più che altro al fatto che raramente venivano usate immagini di gioco e erano Sì. Sì. concept, render, foto, disegni, ma Vero, vero. difficilmente. Intanto erano più impattivi magari di una grafica un pochino così, anche se in realtà poi le grafiche quelle a 16 bit erano molto fighe, Sì, erano molto. anche quelle dei videogiochi. Lasciamo perdere quella a 8 bit, però insomma qui Già quella siamo 16 in bit è pieno, è ben più elaborata. però qui siamo in pieno 95, quindi siamo anche nel periodo di transizione, passaggio 16-32 bit, quindi Sì, va sì. bene. Io pongo l'attenzione, magari prima di girare pagina, anche alla bandierina al futuro a Los Angeles. Non so se Esatto. qualcuno ha Sì. capito, qualcuno ha capito E di tre, che cosa stiamo parlando.
Eh? No, stavo dicendo Qualcuno dice leggevi. Ci ha ho sentito spoilerato, ci ha spoilerato. qualcuno ha No. detto al cubo, maledizione. Sì. Vabbè, poi ne parleremo più avanti, Sì, perché dopo. comunque c'è la... E comunque tra altri titoli abbiamo questi qua sotto: Raiden Bros, Poké Rocky 2, Patty Squad, Illusion of Gaia, molto bello. Asterix and the... Ne vedo tre o quattro molto interessanti, ne vedo. Sì, c'è anche Mister, adesso li vediamo, insomma. Quindi No, la copertina... mister. No, Mist. Adesso vediamo la copertina, l'abbiamo vista, quindi andiamo avanti. Facciamo vedere sempre le pagine un po' come erano nella rivista, quindi la prima pagina è la copertina, poi c'è la 2, la 3, la 4, la 5, affiancate come dovrebbero essere, allineate il meglio che possiamo fare, però secondo me è venuto un bel lavoro. E poi cosa Dei abbiamo? tagli purtroppo, dei tagli centrali purtroppo sono necessari, perché Certo, questa era con brossura, e ovviamente diciamo che il taglio è fatto proprio sulla linea di interpunzione del taglio netto che c'è diretto sulla brossura stessa. Quindi è il massimo che possiamo recuperare dalla parte centrale. certo. E comunque sia, era esattamente come quando la sfogliavate. Ma guarda che belle Quindi, pubblicità, belle ricche di Sì, infatti, contenuto, anche le infatti pubblicità. stavo pensando anche io, a livello di visual clutter, siamo a livelli altissimi qua. Sì, Cioè, veramente. è una vista quasi psichedelica, che Sì, sì, ci metti un po' ad abituarti a capire quello che stai guardando. sì, c'era un vero ho e proprio zoomato un po', mercatino. ho zoomato un po' così vedete meglio sia in live che voi, sperando che riuscite a leggere. Vero e proprio mercatino c'era praticamente. Sì, Esatto. la, Anzi, poi in fondo alla rivista c'è proprio... Vabbè, ci arriviamo. Poi la- per chi ha visitato anche Queen, era anche un negozio piuttosto grosso, da quello che... Non so se adesso qualcuno di voi si è informato proprio sul negozio stesso, perché parecchi numeri, sia di The Games Machine che di Console Mania di quel periodo, hanno comunque sia nelle prime due pagine sempre fisse il catalogo della Queen, perché questo praticamente non è una vera e propria pubblicità, è proprio un catalogo vero e proprio, cioè Sì, così tanta roba, un così listino tanti prezzi. titoli, così tanti sì, prezzi, sì. esatto, e per così tante macchine anche, che praticamente era impossibile non andare da loro magari, oppure anche farsi spedire la merce per corrispondenza. Sì. Super Nintendo un po' di più a livello di prezzi, forse, mi sembra, Mi no? sembra di Vediamo. sì. Allora, tra Super Nintendo e Mega Strano, Drive, ma più o meno, dipende. Siamo più o meno lì. Però è strano. bello, Di solito i giochi da Nintendo non costano Eh, tanto. già, no, no, già no. qua si configura Regalano, si configura già la regalano console war, eh. dietro. C'è già la console war qua. C'è già qui. Qui è piena. Già è già piena qua, si vede, eh. Cioè, due pagine, una Mega Drive e una Super Nintendo. Non c'era molta concorrenza. Le Bello altre sto. macchine sono in misura minore, dico. Sì, questo logo no privacy bellissimo col computerino lì. No, piracy, no, non pirateria. Sì, no piracy, sì. Che ridere, vabbè. No, sembra un bel Fantastico, veramente. negozio. Cioè, come pubblicità sparafresciatissima. Vedo tanti titoli belli. Qua si vedono i box. Molto belli, molto iconici, assolutamente. Adesso non soffermiamoci troppo. Però ce n'è un bel C'è po', anche eh. qualcosa sull'immortale Game Boy, anche, Sì, sul dico. Game Game Boy. Boy, e poi dall'altro lato Game Gear, giustamente, perché la console war è anche con le console C'è portatili, eh. Sì. portatile, come no? Sì, qua in fondo abbiamo Game Boy e Game Gear, appunto. Abbiamo il Zelda, The Legend of Zelda Link's Awakening. Poi abbiamo dei Game Gear, abbiamo Kawasaki Superbike Challenge, NBA Jam, eccetera, eccetera. Fatal Fury Special. E il Eh, Gismondo? io ce l'ho qua. Gismondo. Ce l'ho qua e lo devo ancora portare sul canale. L'ho appena modificato per giocare tutto da SD perché i giochi sono improponibili. Facciamo una live anche sul Gizmondo. Sarebbe bello. La console portatile più fan. A parte quelli sarebbe arrivato dopo, però intanto. Comunque bella Sì, pubblicità. è molto più recente. Bella Sì, sì. pubblicità, veramente graficamente ben impaginata e bella, cattura molto l'attenzione, sì. Per la Molto. preservazione, diciamo, storica di queste riviste, avere un occhio sui prezzi che c'erano in quel periodo non è male, eh. Eh Anche no, le pubblicità sono state praticamente rivalutate come parte integrante proprio della rivista stessa, e quindi
di importanza storica proprio per questo motivo qui. E Penso comunque, Certo, visto che anche si perché tratta, stiamo parlando comunque di prezzi di più di ormai di 30 anni 30 anni fa, fa, 30 ed anni fa. erano dei prezzi importanti, anche per Altissimi. quel periodo. 120.000 lire nel 95 sì. erano pesanti. Erano Sì. sì. tanti, erano tanti. Tra Quindi, l'altro questo è l'unico modo poi per sapere quanto costavano in Italia i giochi, perché sì. sì. Su internet magari troviamo i prezzi che c'avevano in America, forse in Giappone, ma prezzi italiani, boh. Vabbè. Non Per si questo sa. si affittavano. Molti negozi di videogiochi, in molti negozi di videogiochi potevi affittarli, quindi li tenevi per una settimana e poi li riportavi. La targhettina come le Era una videoteche. politica, quella era una politica C'è mutuata dai blockbuster americani. Sì, se c'è Quella stato per di... diversi anni c'è stata questa possibilità, questa che era molto carino perché andavi lì, giocavi un po' di tutto, Sì. pagavi la settimana e riportavi il gioco. Non era C'era male. pure chi si copiava i giochi per Super Nintendo su dischetto. E poi Sì. diciamo quelli più, esatto, quelli più Alcuni sapranno di che sto parlando, ma erano delle manettoni, sì. apparecchiature molto costose per quel periodo. Sì. Comunque, i prezzi li potete vedere meglio. Magari queste scritte così piccole, se uno vuole guardarle nel dettaglio, si scarica la rivista, se le può vedere senza problemi con calma. E adesso siamo alle altre pagine. Abbiamo un po' un indice di quello che c'è in questa rivista. C'è anche un piccolo glossario con i termini tecnici dei Proprio un videogiochi. dizionario di videogiochi, in poche parole. Abbiamo, vedi, arcade, background, blastare, coin op, parallasse, scrolling, sprite, stage, tie-in e vettoriale. Tie-in, eccolo qua. Proprio di quello che qui stavamo parlando prima, infatti. E Tain è una salsa, no? Sì. Esatto. Quello è il, Molto piccante. quello è il tie-in. Con l'H un po'. Dai, Shin, Con la I. quella è una disciplina. Sì. Bene, in questo numero abbiamo, Comunque, vedete, un po' dalla di parte cose. sinistra abbiamo rubriche e dalla parte destra abbiamo recensioni, Sì, con anche un piccolo editoriale che non ci fa mai male. sì. Bene, rubriche, Ecco, adesso le vediamo. Ce ne sono un quelle po'. le vediamo poi mano a mano, ma tanto quelle le scorrete, cioè nel senso scorrete le pagine e poi trovate ovviamente la rubrica apposita. Invece sulle Esatto. recensioni possiamo già vedere le prime contaminazioni a 32 bit. Sì. Questo proprio che ci fa vedere bene lo stacco diretto, il passaggio diretto. Sì. sì. Abbiamo addirittura due Allora, titoli per Saturn, non è Sì, poco. sì, 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 sì. Cominciamo a vedere i primi 32 bit. Poi c'è il 32X. Domanda, il 32X ha 32 bit? No, è ma solo sui 32X. No, no, filmati. no, no, lo Ma so. poi Era una sui domanda filmati. provocatoria. Una domanda No, provocatoria. migliorava solo i È filmati poi, incredibile. Era veramente il gioco identico, c'ha tipo il filmato. Sì. No, no, no. In realtà è un 24 bit come il Neo Geo. È un 24 bit. 24 bit, ragazzi, no? Era sicuramente più potente del Mega Ah, beh, Drive, quello sì, però, sì, sì. Però sono però delle guerre poteva inutili fare... quelle lì. Come sono guerre inutili queste qua dei bit. Però, cioè, nel senso che alla fine vogliono dire poco. Però mi fa ridere che c'è della gente che si fissa su ste cose, ecco. Il Jaguar pure era 24 bit, se non Sì, sì. sbaglio. Comunque sì, vediamo le Come contaminazioni. il PC Engine non era un vero 8 bit, dai. Sì, era un 8 bit col processore grafico a 16, era un po' strano. 16, esatto. Era strano, era strano. Infatti era particolare. Comunque La sono grafica cose. comunque non era da 8 bit la grafica. No. E si vedeva. Comunque sì, abbiamo visto. Abbiamo qualcosa del 32X, qualcosa di Game Gear, Mega Drive, Neo Geo CD, PlayStation. Quindi Probabilmente c'era già il Neo Geo CD. la fanno sempre da padrone al momento, e siamo nel 1995, ancora Mega Drive e Super Nintendo, Sì. almeno Sì. per il numero di recensioni. Anche Sì. perché in Italia ancora non era uscita, in Europa ancora non era uscita PlayStation. C'è solo un Era titolo qua, uscita Raiden, che tra l'altro è un titolo graficamente abbastanza semplice perché Raiden c'era già su altre macchine, però c'era. Su Saturn e Super Raiden Nintendo. Project, sì, era praticamente penso, la riedizione dei due titoli di Raiden in versione arcade. Sì, penso di sì. Comunque, Sì, un'incursione timida. comunque grafica 16 bit, ecco. sì.
Comunque andiamo avanti. In edicola un nuovo numero. Ah, c'è anche la pubblicità di Games Machine, guardate. Sì, anche perché è la stessa casa editrice. Sì. È la Xenia Edizioni, quindi giustamente. Qui Però leggete un abbiamo... po', novità del mondo PC è ancora Amiga nel 95. Sì. Ma il 3DO quanto cazzo costava? Mamma... No. Vabbè, tra Neo Geo e 3DO... Cioè, tu guarda Super Nintendo 188.000 lire e guarda 3DO 148. Sì. È veramente una differenza di prezzo schiacciante, mamma Che poi mia. c'era la differenza tra il 3DO Panasonic e l'FZ10, invece quello Gold Star costa Comunque ancora erano di tutti più. molto cari, eh. Erano tutti molto cari. Beh, tra Un milione. 3DO, il Neo Geo AES, poi di costoso, vabbè, adesso recentemente PS5 Pro. Poi di così costoso cosa c'è stato? C'è stato qualcos'altro? Adesso non mi viene in mente, ma c'era qualcos'altro. Beh, anche la PS3 600 euro al Ecco, lancio. PS3, ecco, non mi veniva, infatti. PS3 assolutamente. PS3 al lancio 600 euro? Costava $600. In Europa non so quanto Forse, fosse. forse costava 699 in Europa. 600 più IVA. Cioè, costava veramente tanto, follia, eh. L'hanno tagliato subito Allora, il prezzo. Poi, facendo un rapido calcolo, 848.000 lire, per esempio, del 3DO non potevano neanche essere lontanamente equiparate dalle 700.000 lire o 800 di quando uscì la prima PlayStation qui in Italia. E Esatto. quello fu il prezzo di lancio, poi, Sì, tra sì, ma l'altro. infatti Cioè, la... costava addirittura più di una No, PlayStation. ma poi il bello è che Diciamo. cioè la PlayStation 3 ha avuto un sacco di problemi hardware, cioè proprio un casino all'inizio. Come anche la No, 360, no, però io la 360. parlo della prima PlayStation. Ah, ok, parlavi della prima, sì, scusami. Ah, sì, Tipo sì. 700.000 lire la prima PlayStation, Sì. e stiamo parlando di un 3DO che in quel periodo, proprio nel periodo in cui uscì la PlayStation, costava 848.000 lire. Cioè, Sì. praticamente una cifra esorbitante, anzi 948 addirittura il Gold Star. Assurdo. Quindi, Vabbè, in questo caso perché c'è il pad, c'è, vabbè, la demo, più gioco in offerta, te credi? oddio, stiamo a parlare di 2 giochi con un pad, eh? Sì. Vabbè. Console Department dice no alla pirateria. La pirateria uccide i videogames. Oggi li preserva. Con il diavolo dietro. Oggi li preserva. Perché, vabbè, Esatto. lasciamo perdere. Oh. Sono cambiate un po' le cose, comunque. Perché se Comunque stessimo... con 900.000 lire ti compravi un Game Boy e stavi benissimo. Ah, sì. I Comunque... Game Boy li scambiavo per le figurine a scuola. No, questa cosa però fa pensare, perché oggi se dovessimo limitarci ai servizi online che sono offerti da Nintendo e PlayStation, perderemmo la maggior parte dei giochi. Appunto, non parliamo poi dei giochi da computer, che abbiamo già parlato nell'ultima volta, che quelli lì, come fai a recuperarli, quei giochi più particolari? Comunque non avendo- Grazie alla non avendo- pirateria. Appunto. Però Se non sono avendo stati più piratati. non avendo più il fisico per quanto riguarda proprio come supporto, abbiamo già comunque sia perso una valanga di giochi con la chiusura dei vari Assolutamente. server che ci sono stati, soprattutto al lato Microsoft, anche da quelle parti Sì, lì. con la 360 sì, abbiamo perso un sacco di roba. Sì. Una volta chiuso, ciao. Sì. Abbiamo perso Certo. tutto. È sempre così. Come abbiamo già detto l'altra volta, anche con la Wii, come si chiamava? Il 3DS. La Virtual Console della Wii. Sì. Sì, Assolutamente. Virtual Console della Wii hanno preservato tantissimi giochi, ma non tutti. Purtroppo No. anche là ci siamo persi parecchia roba. Peccato. Qui abbiamo una pubblicità del Mega Drive. Di un gioco per Mega Drive. Sì, ma Saturday proprio... Night Slam Master. Si è presa 2 pagine, attenzione, 2 pagine intere. 2 pagine, perché comunque il gioco era abbastanza conosciuto in quel periodo. Era un gioco di wrestling molto semplice. Però divertente, sì. Molto divertente, sì, era postumo praticamente i vari Final Fight, secondo me anche postumo, anche dopo Street Fighter e tutto il resto. Ha acchiappato diciamo una buona fetta Il di motore è quello. appassionati. Il motore è quello dei Final Fight. Dovrebbe essere sempre CPS1 se non sbaglio, o CPS2 mi sa, CPS2. E mi ricordo che uno dei personaggi giocabili era Hagar di Final Fight. Sì. Quindi.
Comunque è Se molto non- bella anche questa, con tutti i personaggi dietro della Capcom, bellissimo. Sì, il disegnatore, tra parentesi, era quello di Ken il Guerriero, Eh, Tetsuo Hara, se non sbaglio. ecco. Si vede il character designer dei personaggi, se ingrandite le piccole miniature. Non quella di destra è un disegno Stile americanizzato, si vede. americano, sì. Però Si vede un invece i po'. personaggi sono proprio quelli, mo sono un po' piccoline le miniature, però No, insomma no, lo ma stile... ingrandite si vede, eh. Si vede. Sì. Si vede, sì. Comunque andiamo avanti e vediamo cosa ci aspetta. Che siamo ancora a pagina 10. Eccoci qua, Prima ragazzi. spoilerato, però. Ecco la bandierina americana. Il primo è Sì. 3. Il primo e 3, esatto. O il secondo, perché il primo No, c'era no, stato a marzo, se non 95. sbaglio. Il Sì, primissimo. sì, Oddio. l'anno del primo era il 95, sì, E quello sì. no, questo è il primo. Il primo e 3. Beh, questa è E, una E bella... A livello 3, e storico, 3. Che novità è tra questa? parentesi, tra parentesi, qua dicono avevano invitato Michael Jackson, Steven Spielberg Eh e il sì, capitano Kirk di Star Trek. è Ma, vero. ma fino a insomma, ai primi anni del 2000 era un evento pazzesco, imparagonabile con nulla. No, no, Adesso no. ci sono i Game Awards, questi qua, scusate la Diciamo pronuncia. che, diciamo No, che ha resistito fino al Covid. Il Covid ce l'ha portata via le 3. Eh Sì, sì. sì, l'ultimo è sì, stato sì, nel no, 2019. a livello di fieristico proprio sì, annullarono quelle tre del 2020, mi sembra anche quello del 2021 fecero qualcosa, L'hanno fatto online. Hanno esatto, fatto online online, l'ultimo, sì, sì, e e poi poi dopo niente, è andato a morire. hanno decretato direttamente la fine. Adesso Eh, Però, abbiamo solo il CES abbiamo Però fino adesso. al primo decennio del 2000 era proprio un eventone, cioè tu lo aspettavi come aspetti il Natale, anche di più, è cioè una È vero. durato cosa... 30 anni, eh? 30 anni non so pochi, eh? Insomma, non proprio 30 precisi, Però però insomma è insomma, stata... è durato un bel po', è durato un bel po'. Poi non c'erano le direct, non c'erano gli eventi, adesso tendono comunque le case tendono a fare delle direct specifiche per lanciare i prossimi giochi della propria console. Invece prima era proprio le tre, Eh già. presentavano Diciamo tutto che lì, l'idea di fiera, come ce la tutto ricordavamo noi l'anno, negli anni 90, si è andata molto a ridimensionare tutto poi l'anno con il passare videoludico degli e anni. anche oltre, era tutto lì. Sì. Annunciavano Esatto. anche cose vecchie, adesso annunciano e dopo pochi mesi già escono. Oddio, non sempre, però l'hardware sì. Sì, La comunque Switch, qui l'erede della Switch sarà annunciato a breve, è uscirà vero. penso nel Sì. primo semestre. Una volta invece si annunciavano le console un anno, 2 anni prima. Sì, sì, sì. Comunque qua parlano tra le altre cose, dicono, anticipano già che per PlayStation ci sarà Biohazard, che già, sarebbe Resident Evil. Poi, Resident Evil. poi, ragazzi, il nome originale è quello è più bello e più attinente, perché poi Sì, finti tutti Resident Ah, Evil è proprio il la primo. versione giapponese credo che si chiami Biohazard. sì, sì, Sì. sì, sì. Biohazard è Sì. il nome giapponese. Sì, Biohazard. E che vuol dire azzardo biologico, se non Eh erro. sì, Una perché roba poi così. è anche attinente col gioco stesso, perché in realtà la casa Eh farmaceutica sì, che fa L'Umbrella. l'Umbrella, l'Umbrella Sì, Corp. Biohazard Resident praticamente Evil, è il invece Resident simbolo. Evil è proprio legato al primo capitolo perché era il capitolo dentro la casa, dentro la magione, no? Quindi, Mm, però Resident Evil 2 già non ha senso in realtà. Cioè, esatto. No, ma vabbè, infatti Biohazard secondo me è un gioco di parole perché sono i rifiuti, Radioattivi, quelli, radioattivi. quelli medici. No, non quelli Ah, reattivi, sono quelli medici. Hanno un simbolo vedi, sì, sì, simile. sì. ah, ok, se non sapevo questa Ah, cosa. sì, sì, è vero, è vero. Sì, che hanno quella Sì. specie di 3 ancorette che Sì, no, ma se, infatti per Esatto, diciamo, quello, esatto. sì, certo, per sì, quello, sì. per quello. Infatti era proprio attinente per il gioco. Però non so, ha preso sempre piede Resident Evil, ma tanti. Perché Eh, gli americani erano soliti cambiare i nomi di tutto. sì, sì. Quindi, Abbiamo, in questa lista avremo anche, vabbè, piccolo spoiler, ma c'era scritto su Pochi e Rocky, il 2. Sì. Il titolo, non mi ricordo Andrea il titolo originale come sì, si il titolo chiamava. originale è Kiki Kai Kai, Vabbè, giapponese. là, Ne giustamente, parleremo, ne Sì, sì. parleremo un po' più dopo ne avanti. parliamo. Ma Avanti a c'è proposito di cambio anche di la nomi, recensione. Sì, comunque qua hanno parlato Ma anche tutti, di Breath of in Fire pratica, 2, parlano di Breath of Fire 2,
Parlano di X-Men 2 per SNES, Mega Man X3. Qui c'è un paragrafino dedicato a X-Men Children of the Atom per Saturn e PlayStation. Posso dire una cosina veloce? Sì, sì. Lì dentro tutti i grandi giochi, tutti i grandi capolavori, e poi c'è praticamente lì l'immagine di Street Fighter The Movie. Sì, è è vero, è vero. Recuperatelo. Brutto il film, Sembra è brutto il gioco. È vero, Sì, è lo vero. so. Per chi l'ho apprezzato all'epoca, veramente scandaloso proprio. Poi il film non gli ha reso certo giustizia. Sì, Con questo un Van Avete Damme, visto? Ma Blanca l'avete più visto? di là Solo che di Blanca. Blanca Vedete solo improbabile. Blanca e Sì, Blanca fa del film. Eccolo qua. Sì, è veramente. No, quello è l'anime, è un capolavoro al confronto del film. Lasciamo perdere. Sì. Vabbè. Molto più buffo della serie è sicuramente, come che diceva l'articolo, Street Fighter The Animated Movie, vedi? Sì, Infatti, uscirà per 3DO, oltre che per Saturn, eccetera, eccetera. E purtroppo i risultati sono quelli che sono. niente. Se volevo dire a chi sta seguendo, magari text, c'è la live sott'occhio, se ci sono cose importanti che dicono nella chat, dimmelo, perché non riesco sempre a seguire. Comunque, Vabbè, Ludovico c'è scritto il prezzo del lancio della Play 2, che era di 600.000 lire, quindi comunque beh, certo. decisamente più contenuti dei 600 e passa euro della Play 3, più Certo. abbordabile. Sì. E infatti poi la PS2 è la console più venduta di tutti i tempi, quindi dai. Sì. Poi abbiamo Darkstalkers, chiamato anche Vampire Vampire Savior in Giappone, credo. Savior o Vampire Hunter, anche se non sbaglio, c'ha 3 nomi, c'è sto gioco. Ahimè, io so soltanto Vampire Savior, comunque Darkstalkers. Sì, Darkstalkers. Sì. Prima addirittura Night Warrior come... Sì, anche. Beh, picchiaduro bellissimi, giocati alla morte, li ho giocati le versioni arcade. Però c'è anche per PlayStation, Night War per Saturn. Poi qui abbiamo un paragrafo. Potrei rigirarmi la domanda e dirmi un picchiaduro brutto della Capcom, per esempio. È difficile trovarlo. Ditemene uno, io non lo so, Beh, ne hanno tornati tanti. Io stradoro, vabbè, per scorrimento, non proprio picchiaduro, però beat 'em up, diciamo, Knights of the Round, e poi anche, poi non parliamo Io di King of dei Dragons. one, ma anche quelli a scorrimento orizzontale sono fantastici, quindi Sì, ditemene assolutamente. uno brutto, io ti dico, boh, sì, vabbè, c'hai ragione, questo l'hanno fatto male, ma sui picchiaduro Capcom non ha mai perso un colpo per quanto mi riguarda. No. Sono andati tutti a segno in maniera gloriosa. Il più brutto si può considerare comunque nell'insieme un bel gioco. Sì. Qui abbiamo dei giochi che non conosco. Spot Goes to Hollywood, non lo conosco. Spot È era un gioco a mascotte della 7up. Sì? La mascotte della 7up, sì. Che poi qua in Italia era tipo, anche per chi se lo ricorda, Fido Dido, un certo personaggio. Poi se magari volete approfondire, cercate questo nome. Praticamente questa era la mascotte americana della 7up, ma in Europa c'era un'altra mascotte che era questo pupazzino particolare, che era praticamente un ragazzotto con i capelli a spazzola, se non vado errato. Si chiamava Fido Dido comunque. Ok. Poi non mi ricordo. Un po' il periodo delle mascotte. roba Andava di moda avere la mascotte ogni... Sì. Comunque erano dei bei giochi, non erano male. Comunque è uscito Anche per Pepsi Man. Sì, è vero. È uscito per tutto comunque, per Saturn, PlayStation, 32X, SNES, Mega Drive, cioè proprio per tutto è uscito sto gioco. Quando ci sono i soldi dietro. Sì, parecchi. C'è anche per Amiga un gioco di spot che si chiamava Cool Spot, proprio quindi ha girato un po' da tutte le parti tra computer e console, quindi era un personaggio molto famoso. Sì. Poi cosa abbiamo qui? Agile Warrior. Mai sentito. No, questi sono giochi che non ho mai avuto magari, ragazzi, ecco, Agile Warrior per esempio. Sì, un simulatore di volo per PlayStation. Ricordiamoci che qui siamo in preview, quindi alcuni giochi potrebbero aver avuto poi in fase di uscita il nome modificato. Certo. Però in questo caso
questo caso però mi sfugge Però, proprio però voglio fare notare tutti. come molti anche lì rompono, che dicono è la PSX, perché c'è la PSX giapponese. PSX è scritto PS-X, perché sarebbe PlayStation X, è il progetto. Invece la PSX, quella del 2000, quella degli anni 2000, che sarebbe la versione giapponese della Play 2, è PSX tutto attaccato, senza trattino, vabbè. Sono cose un po' C'era qualcuno che diceva, nozionistiche. "Ah, no, è il 10° tentativo di produzione della macchina. Eh, Sì, ci sono stati comunque sia dei prototipi, ma sì, non so se nello specifico quella X vuol dire 10. esatto. Quindi, Poi abbiamo della Crystal Dynamics, un trafiletto qua. Anche qui. Dynamics, tanta roba, anche un'altra casa molto importante. Sì, che tra l'altro qua è stata tra le prime a sviluppare per il 3DO. Star Control 2. Io poi questi giochi qui sicuramente saranno anche usciti, ma non ho avuto, questi qui non ho avuto proprio il piacere di giocarli proprio in quel No, periodo. neanch'io, assolutamente. Beh, c'è di Gex. Sì, Bello, vabbè, sta bello. Slam Anche and quello Jam 3D. 95, dico. Questo però è quello 2D di Gex. Sì, Poi sì. uscì su PlayStation uno 3D bellissimo. Ah, PlayStation anche un po' dappertutto, è uscito su Sì, sì, tutte le grande assolutamente. capitolo quello. Sì. Ma è Legacy Di of Baseball Kane, eh? 95. Legacy of Kane. Io... Legacy of Kane. Allora, no, sì, perché in realtà da quello che mi ricordo c'è stata Legacy of Kain. Allora, Blood Omen il primo non fu dei Crystal Dynamics, ma era È vero, hai ragione. di quello Hai ragione, sì, la sapevo anche io quella cosa lì, però adesso mi viene in mente. Dopo è diventato la Crystal Dynamics. se No, recuperiamo. no, forse dopo è diventato della Eidos, ma Eidos. questo qua teoricamente è il primo, però Sì. io l'unica cosa che non capisco, che mi sono Allora, chiesto guardando l'articolo, è come siamo passati da questi da questi fondali renderizzati a poi un gioco che poi in realtà era tutto in 2D, Sì, anche io almeno da quello quello non che mi capisco, ricordo. infatti. Era un 2D isometrico, cioè dall'alto Esatto. comunque. Sì. Sì. allora, allora vediamo Comunque perché. Legacy of Kane sto vedendo anche qualche informazione, la dava come Crystal Dynamics, produzione Allora, Crystal Dynamics Sì, sì, sì. o Crystal E Dynamics. dopo l'ha acquistata dopo la diventa lei. Eidos. La Eidos, sì. Sì, c'è stato anche lì, c'è stato un contenzioso praticamente. Tant'è vero che il personaggio di Raziel di Legacy of Kain, che poi è quello più famoso che ha lanciato la saga, che sarebbe il seguito di Blood Omen. Sì, sì, sì. Il Sarebbe problema c'è stato Soul River, sarebbe, Soul sì. River. l'hanno chiamato, cioè hanno cambiato il personaggio e l'hanno creato da zero perché Crystal Dynamics aveva fatto una sua versione, Eidos ne aveva fatto un'altra. C'è stato un contenzioso legale, alla fine l'ha spuntata Eidos Eh. sui diritti del personaggio e della saga. Il progetto di Crystal Dynamics venne cancellato Eh. completamente e prese piede quello di Eidos, però con un nuovo personaggio. Quindi È Kane vero, è vero. divenne e poi è cambiato il gioco perché il primo infatti era isometrico, Blood Dome, molto affascinante, belle Sì, atmosfere. sì, sì, sì. Oh, Cioè, diciamo che la lore è la stessa, però con un nuovo personaggio visto da un punto di vista diverso. Il gameplay tutto diverso. 3D, tutto diverso. tutto Però diverso. Qui l'importanza comunque sia di. vediamo la contaminazione comunque sia per console di giochi che originariamente venivano presentati per PC, o vado errato? Sì, sì, perché lui Sì, nasce come... E sì. poi lo vedremo anche con Myst, pure questa cosa qui particolare, Esatto. no? Beh, a Ah, dire... Quando le ragazzi, console... questo mi sa che il progetto di Crystal Dynamics, io non so se un altro prodotto. Beh, comunque No, anche... no, questo è il primo, è Blood È Omen. il primo, Eh sì, 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 sì. sì. Comunque non sì, riesco a sì, capire anch'io ok. perché sono passati da questa... Da Cioè, questo... da dove vengono quegli screenshot? Forse Son qualche video, finti. no, non sembrano Non lo video. so. Non sembrano video, però vabbè. Le schermate di presentazione, forse? Ma Non lo so. Poi abbiamo Solar Non lo so. Eclipse per... Comunque Legacy of Kain è una delle mie saghe preferite, bellissime. Ok, quindi Quindi... Qui abbiamo... no, Blood Omen è un grande gioco comunque, Sì, Gioco anche quello, che- anche quello. Mi viene in mente che hanno fatto la stessa cosa anche con Diablo per PlayStation, che l'hanno portato su PlayStation. Anche sì, lì... della prima, sì, la prima Mm, tutto in inglese ovviamente all'epoca, insomma, certo, chiaro. assolutamente.
Ricordo che c'avevo un amico alle elementari che mi diceva non vedo l'ora di andare a casa a giocare a Diablo. E io non sapevo cos'era, non avevo idea. Poi ho capito, con Diablo 2 ho Perché infatti scoperto, Eh, ho capito cosa intendeva. è una Diablo droga, 2 sì, ha una fatto droga, successo. accidenti, mamma mia, che Guardate il giochi. nome guardate il nome del Nintendo 64, giù in basso. Sì, Ultra 64. Ultra 64. Ultra Ancora 64. Ultra, non avevano l'idea ma, chiara ma- sul nome. ma ancora di moda, guarda Intel, gli ultimi processori li ha chiamati Ultra e fanno schifo al... Ultra 64, sì. Che tra l'altro, appunto, il Killer Instinct Arcade, quando la vi, ci veniva la intro con scritto presto Ultra 64. Sì, sì. Esatto. Uscirà per Ultra Ma proprio 64. pure a voce pompata, perché ormai pensavano veramente che la console si chiamava, cioè poi l'abbiamo chiamata Ultra 64, ragazzi. Quello era proprio quasi sicuro che uscisse con quel nome, e invece hai visto Nintendo a sorpresa all'ultimo secondo, tac, ha cambiato anche il nome dell'ultima console Eh sì, di quel periodo, assolutamente. ovviamente. Già. Adesso Però sta per uscire interessante. la Switch 2, quindi Sì. O Super Switch, Eh, probabilmente manterranno. Allora, Dio, può darsi anche che Nintendo faccia il colpo a sorpresa, però sembra che il concept sia sempre lo stesso della Sì, Switch. secondo me sì. non avevo nessun dubbio. ma sì, ormai sono usciti parecchi leak. Probabilmente il nome sarà o Super Switch o Nintendo Switch 2, quindi questa volta Nintendo non vuole giustamente fare il passo più lungo della gamba. Bottonarsi più di tanto. O magari tra poco vedremo, tra poche settimane Vedremo. l'ho smentito, perché Beh. Comunque Dai, qua lasciamo un po' di alone di mistero, diciamo. sì, hanno liccato tutto, è vero. ormai sì. Comunque qua parlano sempre di Saturn, poi c'è Virtua Fighter per 32X, e c'è l'Ultra 64. Poi abbiamo L'occhio era puntato sul futuro, su questo è innegabile, quindi sì, poi quello che qui lì a poco sarebbe diventata la normalità. questo qua L'immortale Game sembra Boy. cos'è? Donkey Boy. Kong Game Country Boy. Game... Country per Game Mamma Boy. mia, che gioco, ragazzi, anche sul Game Boy era un giocone, mamma mia. che si chiamava Donkey Sì. su Game Boy si chiamava Donkey Kong Land, vero? Donkey Kong Land, esatto, sì, esatto. sì. Che però era Donkey Kong Country adattato al Game Boy, sì. Sono riusciti a Poi Come farlo. Super Mario Land. Killer Instinct. Al centro abbiamo Killer Instinct per il Game Boy. Mamma mia, l'ho provato una volta, inguardabile. Io sì, Bellissimo, il gioco, bellissimo. insomma, che vabbè. Ma abbiamo anche Diablo per Game Boy, non so se lo sapevate. Hanno fatto Lo tutto successo per Diablo il Game per Boy. me, non ci credo. Diablo per Game Boy buggatissimo, passa attraverso le pareti, è un prototipo, non è che sia... Ah, non è Beh, certo, non è uscito. Io l'ho provato una volta. Sì, è un prototipo, l'ho detto così per ridere. Ma no, perché il Game Boy è la console dei miracoli, comunque. Sì. E poi qua abbiamo un bel Beh, trofeo. ce ne sono tante, Ce ne sono tante di console dei miracoli. Non so se avete visto cosa hanno fatto adesso sulla Dreamcast. No, non l'ho visto. Hanno fatto Ho visto GTA 3. Ho visto. GTA 3. Mamma mia. Dreamcast? Sì. Sì. Hanno fatto il porting di GTA 3. Madonna, come hanno fatto? È impossibile. Anche niente male, anche fatto bene pure. Sì, e lo stanno ancora un alfa, lo stanno ottimizzando. Ora gira intorno tra i 15 e i 25 fps con qualche stat. Però era senza blur. Sì, però lo stanno ottimizzando, cercando di raggiungere i 30 fps. Graficamente sarà molto superiore a quello del PS2. Spettacolare. Non lo so perché ho visto che hanno dovuto ridurre molto le texture comunque. Vabbè, vediamo. Il frame buffer è la metà se non sbaglio. Ah, ok. L'accesso ai dati è la metà, ho capito, sì. Vabbè, comunque, sono cose interessanti. Non sono pienamente convinto che l'immagine di quel Killer Instinct che vedo sia del Super Nintendo, però sembra più quell'arcade, quello in quella fotina. Probabile.
fotine orribili poi, tra l'altro, che avevano già una bassissima risoluzione anche nella Sì, rivista originale. Tutte scure, si vedeva. c'è Fulgor qui in Appunto. alto che non si vede neanche, vabbè, comunque. In alto che Sì, sta si saltando capisce sopra. Comunque, era un gioco che aveva delle palette scure comunque sia, quindi Sì. Sì, il gioco era molto dark, molto cupo. Potevano scegliere uno stage con uno sfondo un po' più chiaro, che ce ne sono, però vabbè. No, non credo che ce ne siano molti, solo quello di Glacius probabilmente. Quello del ghiaccio, sì, beh, sarà solo quello. Esatto. Però Forse solo quello. no, ha comunque... il suo fascino questa saga, ha il suo fascino, nonostante sia derivativa, comunque molto da Mortal Kombat, parliamoci, insomma, lo richiama molto, anche se poi il combat system è completamente diverso, super frenetico, Combat System è è basato basato tutto solo sulle sulle combo. combo. Esatto. Sì, sì, il Tutta una Battle combo. System è uno dei migliori, uno di quelli che mi diverte di più, uno dei più complicati. Tra l'altro, sì, poi qui tra l'altro se Dio del Gaming si sta ancora seguendo, lui ha portato sul canale in modo avanzato questo gioco, è bravissimo a usare Spinal, ha fatto anche dei campionati mondiali online con Spinal, che ci sono ancora, perché se voi lo emulate, li collegate con RetroArch ai server, c'è gente che ancora gioca competitivo su questa roba qua. Quindi molto Pazzesco. tecnico, perché apparentemente Lì sembra... te la giochi con chi riesce a fare più combo in Sì. Perché assoluto. apparentemente sembra il contrario, perché essendo molto frenetico e molto... cioè spingi due tasti, sembra che spingi due tasti e ti fa le super combo. In realtà No. nasconde la No, non è complessità. così, non è così. È molto preciso nell'utilizzo del Sì. combo system. Sì, io ci so giocare poco. Lui ci sa giocare bene. Mi fa vedere fatto delle robe. Pieno di glitch anche. Incredibile. Vabbè. Comunque è un gioco che se ti metti lì a volerlo studiare ci perdi la vita. È complessissimo. Cioè. Poi abbiamo Donkey Kong Country 2. Donkey Kong's Quest. Su Nintendo. Tutti belli sono i Donkey Kong Country, tutti i capolavori. Sì, non credo che abbiano mai fallato. C'è da aggiungere altro. Qui abbiamo della Psygnosis, un paragrafetto con qualche titolo. Questo è il gioco della calcio, vediamo qual è. Power Sport Soccer, questo mi sembra fosse sponsorizzato da Adidas, potrebbe essere lo stesso? Io mi ricordo un Power Sport Soccer che potrebbe. Qui non vedo se lo dice. Non lo specifica nell'articolo, non te la ricordavo. Allora forse era un altro, vediamo, perché mi ricorda qualcosa. Power Soccer. Comunque qua parlano di un sacco di titoli, G-Police, Discworld, adesso non possiamo vederli tutti, Lemons 3D, Demolition Derby. Un competitor di Destruction Derby. Sì. Però fatto dalla Reflection, sì. Questo qua se non sbaglio, sì. Che sono... Sempre Psygnosis se non sbaglio. È tutto Psygnosis qua, sì. Qua parla di Reflection. Sì, è vero, dei Reflection parla, è vero. Che sono quelli di Driver, attenzione. Reflection sono quelli, per chi si ricorda l'Amiga, di Shadow of the Beast, stiamo parlando dei primi anni 90. Quindi non è che erano degli scolaretti qualunque, erano forti. Tra l'altro penso che poi cambiarono il nome in Studio Liverpool e hanno chiuso da poco. Però non so, sono tutte cose che potrei sbagliarmi, quindi se c'è qualcuno anche in diretta o tramite chat che mi... Però ci può correggere, ci può anche correggere. Noi andiamo così a... No, infatti quello che voglio dire è che noi adesso diciamo la nostra esperienza, però ovviamente se sbagliamo cose correggeteci, perché il nostro obiettivo è proprio quello. Il publisher era Psygnosis, però la casa di sviluppo era la Reflection. Okay. Reflection, sì. E saluto anche Alessio Garzi, lo saluto, che lo conosco. Quasi mio omonimo. Sì, bello che Alessio ha salutato Alessio, che è venuto anche all'evento di Firenze Vintage Beat, amico di Igor e company, lo saluto e mi fa piacere vederlo qua. Comunque, sì, è come hai detto te comunque Alessio, che lo sviluppatore e il pubblicatore sono... Il pubblicatore è Psygnosis. Publisher era Psygnosis, e i programmatori veri e propri erano il Reflection. Poi abbiamo Wipeout per PlayStation, bellissimo. Titolone. Capolavoro.
Questo è un capolavoro vero. Qui c'è l'Interplay con un po' di Waterworld. Addirittura con un tie-in, perché il Eh. film è Sì, e il, bello. devono andare Sì. tutti a sbagliare. Un Eh. tie-in. Un tie-in. Esatto. Un tie-in. Come quando giochi a Pokémon, l'Awakening. Invece Awakening. L'Awakening, l'Awakening. Anzi, Awaneking, qualcuno diceva. Invertiva. Ancora meglio. Sì, ancora meglio, via. Vabbè, comunque... Guardavo qualcosa che conosco. Beh, Ma- c'è una preview di Descent, che Ah, è sì. uno dei primi giochi in vero 3D. Sì. Però anche per 3D è Anche uscito. qui, anche qui è uscito prima su PC e poi su console, se non sbaglio. Sì. Bello. Questo Questo è notevole, sì. molto, molto particolare, sì. Adesso Famosissimo. andiamo un po' avanti perché siamo ancora a pagina 20 e è ancora lunga la storia, se no facciamo veramente tardi. Meno male che è più piccola la rivista, però insomma Sì, ci sono tante cose andiamo, belle anche andiamo. qua, quindi Ma qui anche le c'è... pubblicità sono belle, ecco perché il discorso che poi il fascino che hanno queste riviste qui è che ti riportano veramente indietro. Io mi ricordo per esempio anche Demon Hunter in edicola quando andavo. Cosa vi devo dire? Cioè, è tutto come posso dire, tutto un revival qua. Eh sì, mi ha fatto ridere Alessio, vi saluta anche mia figlia che ama vedere i galletti speronati perché ha fatto il video come speronare il gallo. Visto anche quello. Assurdo che c'è gente che mi guarda anche per queste cose, comunque bello. Vabbè, andiamo avanti. Sì, qui sono delle belle pubblicità, sì, belle. C'è il tatuaggio lavabile anche. Di Crown, tipo i personaggi di Demon Hunter. Ma perché la Xenia poi comunque ne aveva di produzioni all'epoca. Guardate che bella questa qui di Fever Pitch Soccer, che strana. Sì, perché Sì. questo praticamente è un clonaccio, ma questo lo vediamo più avanti perché viene recensito su questo numero. Tipo un clonaccio di quello che poteva essere FIFA Soccer, ma anche perché si vede pure dalla grafica che è più o Sì. meno mutuata, l'angolazione più o meno è la stessa, in cui sembra che tutti i vari giocatori si possono pestare nei modi più disparati possibili. Quindi aveva quello di particolarità. Sì, Poi lo vediamo più non avanti. capisco certe cose, tipo come questo qui. Questo qua col cos'è, guantoni da baseball, cosa c'ha? Sì, sembra... Che ce l'abbia in tasca la mano quasi. Non capisco perché è così gonfio davanti, comunque vabbè. No, ma la mano sicuramente ce l'ha in tasca perché i guantoni ce l'ha sotto braccio se non sbaglio. Vedo male io. Ok. No, niente, vedo male io. C'ha un pallone da calcio in tasca. Sì, non lo so. Però guardate qua Ora- la guerra Mega Drive Super Nintendo. Il Mega Drive c'è la cartuccia da 16 mega e 8 giocatori, mentre il Super Nintendo 16 mega e solo 5. Attenzione, aia. Ah, perché Attenzione. Che pubblicità bastarde queste qua. Cioè, praticamente per un gioco che poi più avanti vedremo pure vedremo anche di che pasta è fatto questo gioco più Sì, avanti. sì. Qua altra pubblicità tutta sparaflesciata con Newell. 1000 cartucce. Pure la Newell più o meno come la Queen, eh. Siamo sì. lì con Mangiucchio dei taralli. Come? Non ho capito. Io mangiucchio dei taralli. Ah, sì, Io sì, ogni- certo. Ogni paio d'ore devo mangiare dei taralli. Tranquillo, tranquillo. Sì, qua abbiamo un po' di tutto anche qua. Mega Drive, Super Nintendo. Più che altro quelle, ecco. Non vedo Game Boy, non vedo altro. Sì. Sembra un album di figurine, ragazzi. Cioè. Sì. Sì, sembra un album di figurine, davvero. Le figurine. C'è anche qualcosa vabbè. Saturn. Comunque. Made in Japan. Sì, qua questa rubrica qua è allucinante. Richiesta. Puoi tornare una pagina indietro? Lo so che non è... Dimmi, Allora, sono Hai tornato. visto? International Superstar Soccer, basta. Ah, ok. Mi emoziono proprio solo a vedere la cartuccia, a vedere proprio la... Questa qua, aspetta che la metto. Questa qua dici, del Sì, Super quella Nintendo. esatto. Il gioco di calcio per eccellenza. Sì. Proprio, ci ho passato la vita. Oh. Vabbè, Sì, che questa bello. rubrica parla dei titoli fatti proprio in Giappone, più che altro per i giapponesi anche.
E E... C'era per anche chi della non, roba per chi non lo interessante. sapesse, stiamo parlando di PES, quello che poi è diventato E quello PES, che poi È diventa un vero. pezzo, sì, che internet, adesso si chiama eFootball, se non sbaglio. mamma mia. È diventato un free to play. Cioè, Infatti, mamma mia, che schifo. Free, free to play vuol dire pay to win. è l'ora Sì, dello sbusto. È l'ora dello sbusto. E allora devo sbusto. sì, sì, Crying out for post pay. mamma mia. No, cioè, No, che comunque sì, schifo. purtroppo ormai i giochi di calcio in generale hanno preso una piega così, per chi lo ama, per Diciamo chi che ama i giochi che di è il segno calcio, della va decadenza, del cambio benissimo. di Sono le nuove figurine. Adesso non si comprano più gli album delle figurine, compri le buste su FIFA. Sono- Salutiamo gli streamer più famosi che fanno vedere questi contenuti. no, ma sicuramente hanno un seguito e sono interessanti per un'utenza, No, per una clientela ma specifica. c'è uno Magari che noi mi sta simpatico che si fa chiamare The Italian Stallion. Non so se qualcuno ha capito chi è. No, non lo conosco Beh, fino io. a qualche anno fa aveva un botto Anche alle 3 di notte andavi lì su Twitch, aveva tipo 30.000 persone a guardare che sbustava i calciatori di FIFA, madonna. È quello dell'ora dello sbusto, perché io sta cosa l'avevo sentita, l'avevo. Sì, sì. No, sì, beh, lo sbusto è da qualche mese insomma, ci ha L'ora dello preso sbusto mi fa ridere, Tra l'altro mi sa romano anche lui, credo, ma non ne sono sicuro, non lo eh, conosco, però... Vabbè, probabile, è probabile. la denuncia, insomma, ecco. sì. Comunque, vabbè, a parte questo, qui vediamo Bomberman 3, Super Bomberman 3, scusate, per Super... di queste pagine qua mi fa riderissimo che se leggete, praticamente dice neanche chi ha scritto l'articolo ci ha capito un cazzo di sti giochi. Come fai? E... L'ho scritto È tutto scritto in giapponese e quindi anche chi ha scritto l'articolo, a parte vabbè, Bomberman che è Ah, conosciuto, però metà dei giochi non sanno neanche spiegare cosa sì, sono, ci sono è due righe, vero. ma non sanno cosa Sì, dire. Puzzle, sembra, infatti, sembra un puzzle game, sembra Federico, proprio che puzzle? Come? sembra, tutto sembra Infatti, belle praticamente. immagini, perché... Sì, si può dedurre che si tratta di un puzzle game, sì, sì, sì. Esatto, Dio. Però non ne Lo sono... sbusto è Dario Moccia, ci dico. No, non è lui, vabbè, è un altro, però adesso magari non è più così famoso come qualche anno fa. Diciamo che nell'era Covid andava molto. Comunque, cos'è il ritorno delle mangiasoldi mutanti? Ma cos'è sta roba? Vabbè, qui stiamo parlando di giochi d'azzardo perché vedo Sì, praticamente ma sì. ma poi questi giochi veramente li conoscono soltanto in Giappone, la Questo, maggior Sì. parte di però questi. questo Questo articolo, è che proprio Itto, quello che mi ricordo io era proprio un Puyo Puyo, però quindi questo articolo è interessante anche per capire le dinamiche Sì. del, del trattamento verso il genere femminile, Sì. diciamo, almeno sì, una sensibilità c'era diciamo rispetto lo ad adesso sfruttamento. leggermente inferiore, ecco. Le mangia soldi. Le ma... Sì. No, vabbè, Oh. ma quello non era Beh, inteso, non penso era che sia inteso riferito alle per le macchinette. donnine. Però, sai... Però... Però c'è il Eh? gioco. Però Certo, c'è sempre l'ambiguità. c'è la tipa grossa, è messa bella Eh, vista lì, col titolo quello è lì. che- Le Gold Digger, le Gold Digger. È così così. Salutiamo tutte le nostre, diciamo, Eh sì, purtroppo Ludovico è un peccato che alcuni titoli sono stati esclusi dal giapponese. Per fortuna adesso, insomma, più recentemente stanno un po' uscendo dal guscio anche le produzioni un po' più di nicchia giapponesi. Sì. Eh sì. Sì, abbiamo sdoganato, diciamo, il concetto di gioco completamente sconosciuto soltanto perché è giapponese, ecco, ma adesso comunque le localizzazioni ci sono. Abbiamo pure anche parecchi strumenti in più, anche tecnologici, per capire il giapponese. Basta fare una foto col cellulare che ti fa anche la traduzione, per esempio, di un testo se non capisci Esatto. qualcosa. Quindi, Sì, sì. insomma, Però, ad esempio, siamo leggermente avvantaggiati. i primi, ad esempio, mi viene in mente un titolo a caso, Shin Megami Tensei, Mhm. non esistono localizzati. Neanche in inglese, ci sono solo delle patch amatoriali. Vero. Quindi in realtà molta roba anche famosa si è un po' persa nell'Occidente. Eh sì. Poi qui abbiamo Team Park, che praticamente è un gestionale per i parchi di divertimento, giusto? Electronic Sì. Arts, c'era anche Hospital, c'era anche non so se forse è uscito prima Park di Hospital.
Park è del 95, quindi boh, sì. Per E me dopo è uscito questo Credo che per... Ospita sia leggermente più vecchio, ma sempre potrei sbagliare. Electronic Arts, però è con la stessa grafica, insomma, con lo stesso motore di gioco. Però dovrebbe averlo fatto, se non erro, Bullfrog Production, c'è scritto qua, vedi? A Balfrog, Sì, sì. Bullfrog sì. Production. Dopo, vabbè, Electronic Arts l'avrà distribuito. Distribuito da Electronic Arts, però vabbè. Primo Hospital è successivo, del 97. Ah, ok. Sì, sì, sì. Poi c'è Successivo. Adam's Family Values, semplicemente orribile, della Ocean. Super Nintendo. Ragazzi, voi non lo so, lo conoscete il gioco? Io no, No, no. no, proprio no. Ma È semplicemente orribile o... non lo so. No, è semplicemente orribile, non credo parli del gioco, credo che parli più che altro della famiglia Adams. Almeno Sì, me lo auguro, perché sennò non immagino. è non è un buon biglietto da visita. Ma la leader non era molto brava a farsi pubblicità, secondo me. Che coraggio, che ironia, però, che avevano. Cioè, tutte quante comunque hanno un'ironia di fondo che Sì, un po' si è perso. Adesso si tende a essere molto più seriosi sì. sulle Ma pubblicità ma per tu parli paura sempre di dire quella parola. Cioè, adesso del magari il politicamente responsabile corretto oppure parli di marketing qualche altra cosa? te la bloccherebbe, una cosa del invece prima si usava proprio, sì, orribile. Scrivere orribile, cioè, Sì, caratteri cubitali sì. per un gioco, cioè. Adesso, Ah, secondo me, un responsabile ah, marketing qualsiasi mi direbbe no, no, assolutamente, no, che metti orribile e lo associ al gioco. Invece, prima, devi scrivere fantasticamente pedaloso. eh, quello che veniva a mente facevano così. Sì. Qui c'è la segnaletica di Console Mania che praticamente sono i segnali che indicano il genere. Carina Sì, sta cosa, è carina. stato utilizzato per parecchio tempo, poi non so se poi con il tempo, ma mi sa che è sempre rimasto così più o meno. No, nel Console Mania quelli nuovi poi hanno perso l'abitudine di mettere tutti questi segnalini colorati. Però secondo me Belli. erano carini, sì, sì. Poi c'è il punteggio globale. Bella, bella, bella questa cosa. Cioè, particolare. Punteggio globale proprio come il divieto Sì, di divieto, velocità. divieto. Sì. Qui abbiamo Alien Soldier. Cominciamo Capo- con le recensioni. Facciamo subito con un capolavoro praticamente. E subito si vede lo stile cazzaro che è caratteristico anche di TGM con Sì, chi è che l'ha scritta questa? questa è... Vabbè, Raffaele TMB, TM Tamagno. Sì. E che scrive scrive, cito: devo ammettere che la prima impressione appena acceso il Mega Drive è stata negativa. Lo schermo era tutto nero e il sonoro inesistente. Non avevo inserito la cartuccia. Sì, è qua. È scritto qua, è scritto qua. L'unica parte negativa di tutto. Sì, sì. No, non avevo inserito la cartuccia. Deve essere il caldo. Mi stanno sciogliendo pure quei 2 neuroni che avevo tenuto per i momenti peggiori. Sì, 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 sì. C'hanno sempre uno stile... riempivano parecchio, diciamo, Sì, queste cose. erano simpatiche da leggere. 3-4 pagine, esatto, molto meno... Cioè, comunque contribuivano a fare quell'atmosfera leggera che si respirava proprio nei primi anni 90. Sì, dice anche comunque una volta iniziato a giocare con la cartuccia inserita ho avuto, Cioè. ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a uno di quei bidoni che la metà basta. No. E invece poi non è così. Si è ricreduto dopo. Si è ricreduto dopo, sì. Questo penso Questo... che almeno a livello tecnico sia uno dei giochi più fantastici che siano usciti per Mega Drive. Parlo solo a livello tecnico, poi più avanti se volete magari aggiungere qualcosa sul gameplay, io non mi pronuncio, ma questo è bello per quanto è difficile. Beh, il design è bellissimo, tutto Sì. futuristico. No, no, è veramente bello. Però non l'ho mai giocato e adesso che lo vedo mi pento di sta cosa perché sembra veramente bello. Sembra una specie di Star Fox, cioè sembra il personaggio di Star Fox, però tipo spara tutto. Tecnicamente è pompato a bestia, Sì. Tecnicamente è pompato veramente a bestia. Le foto non gli rendono proprio giustizia, No, no. dovresti veramente... Sì, perché qua si vede provarlo. tutto un po' sgranato perché le foto sono quelle. Dovrei provarlo, sì. No, me lo provo. Almeno a livello tecnico io penso che rimani, cioè, veramente, non dico a bocca aperta perché ormai siamo abituati a ben altro, però No, cerca sempre di guardare questo gioco incastrandolo in quel preciso periodo storico. certo. Il punteggio in questo caso è giustificato, insomma. Sì, 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 sì.
capolavoro. Sì, ma Poteva dare comunque 90 come 92, ma comunque 9 se lo prende. sembra anche queste boss fight sembrano molto molto belle, cioè scusate il cambio di pagina. No, il gioco è frenetico, tecnicamente molto valido, però ha un sistema di controlli un po' particolare, ragazzi. Cioè, comunque sono più tasti, devi cambiare, con un tasto cambi tipologia di arma per ammazzare un determinato boss. Insomma, è abbastanza complesso perché con l'azione frenetica fare tutti questi cambi poi un po' destabilizza, quindi Sì, è veramente difficile. Ci devi veramente fare la mano. È sì. una specie di E precursore del menu a rotella, diciamo. Sto guardando esatto, un infatti gameplay. compaiono le iconcine proprio sulla testa del personaggio che ruotano e Mhm. poi devi scegliere l'arma giusta al momento giusto. È ovvio che se scegli quella sbagliata la partita dura molto molto poco e Vabbè. quindi anche piuttosto frustrante, ma comunque sia, diciamo che tutto il comparto tecnico, tutto quello che gira intorno ti invoglia a imparare a giocarti perché è veramente notevole. Però fa morire queste cose, il raffo, questi paragrafetti. Era un po' di tempo che Sì, non si vedeva un bello shoot 'em up a Mega Drive. E nel Soldier mi è piaciuto parecchio. Oddio, preferisco il pollo con l'orzo bimbo. Ma sparare e fuggire non mi dispiace. e il Rafa era completamente fuori. Sì, sì, è fuori. Comunque qua le votazioni, secondo me sono... Cioè, io le avrei messe anche io così. La grafica è Mega Drive spettacolare, mostre enormi, sonoro fa il suo dovere. Giocabilità, vabbè, difficile però divertente. Longevità dura perché comunque è faticoso da Dice vincere. inizialmente troppo difficile, non è che dopo Eh, migliora, però. No, vabbè. no, Allora che gioco. impari a Però giocarci un impari, po' come i Souls. Sì, Sì. è come i Souls, sì, è vero. Eh sì. Scambio giovani, nuovo servizio di messaggeria privata Xenia. Bellissimo. Ambiguo, eh? Sì, sembra un po' strana. Scambio giovani. Cos'è? Una pubblicità di coppie scambiste. È un po'... Invece parlavi direttamente con i redattori, vedi? Sì, però. Al modica cifra di 6 milioni di euro al Sì, secondo, anzi 6 però. milioni di lire Però scambio al giovani. secondo. E vabbè, scambio giovani già lì. Messaggeria privata Xenia, già qui. Vabbè, ok. Poi dopo leggi. Devi essere discreto, libero e anonimo di scambiarsi messaggi di ogni genere. Se sembra una roba un po'. Infatti Era una hotline, un po' di parole. Sembra una roba così. anche nella posta poi a fine rivista ci sono delle lettere anche molto serie. C'è una lettera, una sorta di, non è una lettera d'amore, però per capirci. Non lo so, Comunque sotto c'è interessante. scritto, questo servizio costa solo 635 lire al minuto, più IVA. Più IVA. Ma davvero? Esatto. Sì. Fa il calcolo dell'IVA, erano 6 milioni di IVA, praticamente. Mamma mia. Sì, ti costava 50 centesimi al minuto. Comunque, Sì, sì. ho notato subito Game Boy più Tertis. Lì recente. Bellissimo. Tertis. Bello, bello qua. E vabbè. Errori di ogni genere ci Poi sono qui, scusate, 3DO staccato, scritto staccato. 3DO. Eh. 3DO, 3DO. Non sapevano come scrivere. Ma- Sì, sì. Tertis. 3DO. Perché sì, sì. Super Nintendo tutto Super attaccato? Nintendo attaccato, 32X staccato, 3DO staccato, Tertis. Per far ridere Mega, anche l'indicazione. attaccato Drive, Anche il TV Tuner. TV Tuner, Oh, Tuner. Divertente anche l'indicazione Piazza Unità d'Italia 3, tra parentesi sotto i portici che non mi... Sì, Perché magari non lo trovi, non arrivi lì, boh. sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ti marchi, Sotto i porti, sì. poi stavo vedendo se c'erano altri numeri ortografici. Comunque questo merita quasi il primo premio. Sì, sì, 4 cose, veramente 3 sono sbagliate, scritte male. sì, sì. Arrivi, sì, Anche sopra riportati, scritto tutto attaccato. Sì, Sì, sì. I marchi sì. nomi sopra riportati. Insomma, un intenditore di italiano, ma anche conosce le console, mi sa. Non avevano il correttore di bots. No. No, magari lì forse sarebbe stato opportuno. E il disegno probabilmente l'hanno fatto loro. Ma poi anche qua, in questa pubblicità, speciale console con 2 L. Non so Ma quella è la francese, devo dire la verità. Ah, è la quella francese? Sì? Penso di sì. Sì, sì. Però vabbè, di solito si dice console. Console è quella del DJ di solito, però vabbè.
Cioè è Con un 2L? quadro solito. Sì, sì, vai. Vabbè, Però per un comunque. periodo l'ho vista scritta anche con 2L, ovviamente non è corretto. Ok. Qui c'è una pubblicità, vabbè, sempre i soliti giochi 3D o Mega Drive, quello che c'è all'epoca. Qui c'hanno anche Game Gear. Jaguar, attenzione! Jaguar CD! I giochi del Jaguar CD. Battlemorph, Blue Lightning, Demolition Man, Highlander. Se mi spiegano CD-ROM Jaguar a 399.000 lire, che cos'è? No, infatti CD-ROM Tipo, Jaguar, cos'è? Non primo capisco neanche. titolo, che cos'è? No? Cos'è? Non lo Non so. lo so. Non lo so. Vabbè. Master System, c'era ancora Master System in vendita. Però ci manca il NES. Il NES non c'è. Non Ma c'è. come fa a non esserci il NES? Davvero non c'è? No, non c'è. No, non c'è. Ma perché Non lo so. quindi Master System è durato di più del Super Sì, NES. sì. Del NES, scusa. Sì. Qui abbiamo Pitch Fever. Quello del calcio che abbiamo visto prima. Quel calcio dove ci si può menare clonaccio di FIFA Soccer, se non sbaglio. Sì, più ancora più arcade. Ho tutto visto, quanto. ho visto adesso le battute di Caterina con ritardo. Vabbè, andiamo avanti. Attento quando Ragazzi chiama il miei, negozio. per un Attenzione. per un Pitch Fever Soccer 89 è veramente un voto, mamma mia, Secondo me è un po' alto, però vabbè. Questo sì, questo. gonfiatissimo in maniera esasperata quasi. Cioè, a momenti paragonato a Alien Soldier qua. Cioè, No, Raffo, vabbè, qui c'è sempre il Raffo. Scoppiazzata, la visuale è scoppiazzata di brutto da quella FIFA Soccer. Però divertente, vabbè, ok. sì, ma giusto perché c'era quella componente diversa che ti potevi pistare, però in quel caso non serviva più niente, manco la figura dell'arbitro, non era una No. vera e propria simulazione. Allora a questo punto o fai un gioco di calcio o fai un beat 'em up. Sì, come posso dire, queste cose un po' ingarbugliate, non lo so, boh, a me non mi Divertente hanno per mai un detto po', te niente, fai però un paio di partite, Sì. sì, buono giusto così per un piccolo intrattenimento e basta. Sì. Quanto siamo? 1 ora e 50, eh? Oh. E siamo a pagina. Eh, Scusate, faccio un po' un ma non recap. le Pagina non le guardare le quasi pagine. 50 ormai. Non le guardare le pagine, sennò ti senti male. Siamo a un terzo. Velocizziamo un pochino perché sennò non finiamo più. Allora, qui abbiamo. Cos'è questa roba? Tutte. Ah, sono tutte i punti vendita di Computer One. Sì, Ce n'aveva tanti. ma accidenti se ne ha. Tre Poi- pagine. Eh sì. Ma Tre so pagine, più- so- tre so- pagine ce n'è. 3 pagine, mazza. 3 pagine. Sì, è un po' una pubblicità un Vabbè, po'. Che non è proprio bellissima da vedere, però. Vabbè. vabbè, ma i computer penso, cioè nel senso i negozi credo che erano a sé stanti e trovavano praticamente Allora, prodotti sì, il che mio. importavano loro, Il non mio è che, non è che i negozi erano loro, ecco, questo No, no, volevo il mio nome preferito specificare. però, il mio nome preferito è Dr. Rom e Mr. Game, questo è il migliore, Palermo. Bellissimo. C'era anche Mr. Gadget lì Ho vicino. visto. Quindi Poi finalmente sì, poi abbiamo parecchi. Astar. Astal. Astar, sì, scusate. Perché l'ho giocato una volta e basta, manco mi ricordavo come si chiamava, però mi ricordo che è bellissimo. Ragazzi, Lo ragazzi, stile questo grafico è stupendo. tecnicamente è un giocone questo. Sì. Prendete il platform game più bello del mondo, quello con la grafica più assurda, il sonoro più esaltante, a paragone di Astral fa sicuramente ridere. Pensa a te. Sì, vabbè, qui era un po' esagerato. Sì, un po' Cioè, esagerato, però... Sì. Però, visto che stiamo parlando di tecnologia a 32 bit, e visto che stiamo parlando anche del Saturn, che in 2D era praticamente penso la console più potente in assoluto per quanto riguarda quel genere lì, avere un titolo del genere, anche se in realtà poi non è che fosse tutto sto granché a livello di innovazione, però vedere una grafica del genere con alcuni effetti un po' particolari faceva comunque un certo Sì, effetto. sì. E poi c'erano tutti quei filmatini introduttivi anche di tiravano più intrametto, Saturn. Sai Sì. cosa mi tipo ricorda questo tipo gioco? cartone animato che insomma
lasciavano presagire che la macchina prometteva comunque sia Sì. benissimo. Questo gioco qua, sto guardando un gameplay, mi ricorda tantissimo Rayman, il primo Rayman. Ah, il primo Rayman, è vero. Sì. A Rayman, ma c'è anche Ristar pure in mezzo, per chi lo Ah, conosce. sì, quello Non lo della conosco. stella, della stellina. Della stellina, Della esatto. stellina Vabbè, del il Mega Drive, disegnatore- Ristar. L'ho portato... il disegnatore è sempre lo stesso. Sì, perché quello lì della stellina Ristar mi hanno portato col Gori nella live sul Mega Drive. Sì, Bello, è bello un quel bel gioco. gioco. Sì, molto Sì, bello. assolutamente. Sì, comunque belle queste FMV animati. Belli. Però anche Rayman infatti lo prende parecchio. Sì. Tutto questo sprite del personaggio bello grande, bello... Sì. Sì, anche i movimenti sono molto simili. sì. Beh. Beh, Bello, diciamo bello. che E sembra due un personaggio capolavori. Due capolavori. uscito fuori dal mondo di Sonic, sembra quasi più o meno. Anche, sì. Il personaggio sì, sì, a livello estetico sì. Però la meccanica, sì, come si muove tutto, sì. Comunque il Saturn col 2D forse è stato l'apice proprio l'apice del 2D. Sì, 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 Quindi sì, sì. è proprio... Mentre col 3D, ecco, per me mi viene in mente la versione di Tomb Raider su PlayStation e su Saturn, la differenza, no? Che invece su Saturn ha faticato parecchio, mentre su PlayStation girava da Dio. La Sì. gestione Sì, del lui- 3D invece sul Sì. Saturn era un po' più complicata, Sì. invece il 2D era il Perché top. il 2D lo gestivano benissimo Neo Geo, Saturn, ok. Poi, per esempio, il 3D veniva gestito molto bene da PlayStation, 3DO, perché il 3DO fare 2D non se la cava bene come il Saturn. La PlayStation neanche lei, però c'è della bella roba. Però quella che faticava di più come In 2D... Castlevania Symphony of the Night su PlayStation. Sì, sì, ma infatti dopo sì, però all'inizio non era Oh, una sì, macchina. sì, è vero. Dopo sì. Tra queste, però, la macchina che sicuramente ha più faticato col 2D è stato il Nintendo 64. Che se ci pensate, di giochi 2D ne ha pochissimi. Forse, cioè, sicuramente non è la macchina prediletta per il 2D. Però Diciamo qualcosa che c'è. Nintendo 64 faticava anche con il 3D, soprattutto per i giochi quelli più grossi. Frenetici sì. Frenetici sì. È un miracolo, per esempio, che sono riusciti a fare Resident Evil 2, però Sì. Però è strano insomma, perché ci sono dei giochi, insomma, dove effettivamente pure il Doom del Nintendo 64 è superiore a... Cioè, Sì. sì, perché non aveva quelle scalettature che avevano PlayStation e Saturn, aveva sicuramente un 3D più pulito. sì. Poi, vabbè, ovviamente parliamo di, come posso dire, di orizzonte, lì, insomma, tutte le macchine avevano dei problemi, no? Quindi, Sì, sì. Beh, diciamo che i primi giochi per Nintendo 64 visivamente erano belli, ma c'erano tutta il quella bad nebbia davanti clipping, per coprire il bad clipping, esatto, e beh, tutto il che resto. Silent Hill nasce Però per quelli erano i quello. problemi che avevano Sì. tutte le macchine 3D di quel periodo, Eh Ma sì. infatti Anche... Silent Hill nasce proprio per quello, è un'intuizione degli sviluppatori per Sì. cercare di superare il problema dei fondali, Eh sì. Beh, direi che ci sono riusciti a pieno. Eh sì. Vero. Qui abbiamo Mega Man per Game Gear. Non so qual è il primo Mega Man. Sì. Credo sia il primo, sì, sì. Sembrerebbe il primo. Sì, No, quello, Questa come quello del NES, quello dei americana. Sì, 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 quello per 8 NES. bit. Sì. Ah, E poi abbiamo Desert Demolition, coloratissimo sto gioco. Vabbè, con Willy Coyote. Willy Coyote. Il coglione, esatto, e Bip Bip. Non ho mai Rob- capito perché l'hanno chiamato così sto titolo, però. 81 perché è praticamente il titolo per intero è Road Runner Desert Ah, ecco. Demolition. Ah, ecco. Sì, 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 sì. Allora Mettevano sì. solitamente sempre i due punti, non li consideravano mai prima, mettevano Sì. sempre il titolo per metà, non erano mai Beh, completi sti è come Soul River, molti scrivono solo Soul River, non mettono Legacy of Kain, 2 punti, Soul River, certo, sì, sì. Un po' la esatto, stessa tipo, quindi cosa. prima dei due punti c'era qualcosina, c'era. Esatto, sì, sì. Comunque Sì. questo è veramente, questo rispetto agli altri è un po' un giochino, non è che sia Vabbè, però. tutto questo. Comunque molto carino, grafica molto cartonosa. Qui se non sbaglio potevi scegliere sia se interpretare Will Coyote oppure Bip bip. lo struzzo Bip bip. Bip Bip. Bip bip. Che poi Bip Bip come si chiamava? Roadrunner? Io manco mi È un Sì, Roadrunner, sì. sì, sì, Roadrunner. Esatto.
Però dai, su... Ma poi cos'è? Uno struzzo? No, cos'è? Uno Per lui struzzo, Eh, sì. È uno struzzo? Oh, boh. sì. Ok. è Struzzo di un... Depenode. si chiama Roadrunner, corridore della strada. Sì, sì. Non ho È mai proprio capito il se nome è uno del... struzzo, un emu, non... boh, sarà No, uno no, struzzo. è un uccelletto piccolo, cioè Ah, è ok. relativamente piccolo, Ah, ok, non è così, così. non lo so. Chiedevo. Sempre Cioè, considerato uno struzzo, io pensate... lo vediamo grosso nel cartone perché anche Willy Coyote, essendo un Vabbè, coyote, certo. è in proporzione, ma in realtà Sì. non è tanto grande. Sì, 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 sì. Comunque il voto, ma... Beh, è piaciuto molto il sonoro. Vedo che ha fatto un concetto che è piaciuto Sì, parecchio. cos'è che dice? È brutto? È brutto. È brutto. È brutto. Brutto. Per fortuna non influisce più di tanto. Poi si dava molto No, risalto alla longevità. Tanto è vero che si metteva la longevità tra le io stavo caratteristiche. pensando a quanti soldi ha fatto la Acme con Will Coyote. È vero. I prodotti tutti della Acme Corporation. Sì. Fantastico. Sì. Se volevi una PlayStation direttamente dal Giappone, dovevi sganciare 1.299.000 Sì, ma che roba. Esattamente. Se la volevi in anteprima, sì, Eh, dovevi sborsare oltre il milione, me lo ricordo. Speciale 32 bit. Perché c'è il 32X dentro? Perché è 32 bit pure quello, 32, il 32. Eh, c'è il PlayStation. 32 davanti. Comunque 32. guarda che prezzi. 32X No, 370 mila lire. sotto c'è scritto offerte speciali 16, 32 Ah, bit. ecco. Infatti. Perché c'è anche il Mega CD, c'è anche il Mega CD. Quindi... Sì, E sì. poi ti permutano il tuo usato 16 bit, che non vale più un Comunque quando cazzo. cominciavi a vedere cifre tipo oltre il milione cominciavi a sudare, Tra Saturn e PlayStation non scherzano. Mamma mia. Che costavano più di 3DO, se lo volevi dal Giappone. Beh, vabbè, adesso ragazzi, se volete una scheda grafica di fascia alta, altro che un milione, dovete spendere 2000 euro. No, vabbè, dai, 1200 se volete Sì. la seconda scheda più potente. Però comunque sia, stavi sempre parlando di 1 milione. 1 milione era importante, insomma, come cifra. Sì. Soprattutto per una macchina da gioco, quindi Sì, sì, Sì. soprattutto perché eri piccolo e non stavi lavorando, quindi chi te lo dava 1 milione per esatto, comprare esatto. Ah, no, è vero, è vero. PlayStation? I soldi della comunione, che però venivano una volta nella vita. Sì. No. Vabbè, io nel 95 me la sono cavata perché stavo facendo il militare e venivo stipendiato direttamente dall'esercito italiano. Quindi la Beh. PlayStation me la sto comprata con loro. Vabbè. Poi abbiamo... Cos'è il Mega D32X? Ah, il Mega Drive col 32X. Mega Madonna. Drive 36, No, è bello scritto così. Mega D.32X. senza senso, infatti. Ma è Attaccato anche poi, bello sotto- punto. D anche punto. bello sotto Sony Play Sì, Fashion. Sony Ah, PlayStation. tipo la Polystation. Il gioco telefonare, te lo Più dicono per telefono perché sennò svieni. più gioco. Telefonare. Sono Sì, come quelli che scrivono contattatemi in privato, sì. per il prezzo in privato. Esatto, Dio. Tu vedi una roba Messaggio- rarissima, non c'è il prezzo, contattatemi in privato, poi quando ti dice il prezzo. Scrivi il commento di scritto prezzo, risposta PVT. Sì, e poi dopo scrivono no, astenersi perdi tempo. Sì, sì. Esatto. Comunque, ragazzi miei, un Game Gear più Sonic più alimentatore a 199.000 lire, io me lo comprerei oggi. Sì, purtroppo costa... Visti i costa... prezzi che hanno raggiunto, Vabbè, visti i anche... prezzi che hanno raggiunto anche i pezzi vintage ormai. Invece vedi, Neo Geo CD alla fine non è cambiata molto, Costa ancora così, costa in realtà anche di più, quindi... Sì, Il sì. Jaguar, no, è salito anche lui parecchio, perché... Io il mio trovavo... Ah, però no, è solo il CD-ROM o il Jaguar più il Jaguar CD questo qua? No, c'è scritto proprio Jaguar CD-ROM, quindi penso che È sia tutto il tutto! blocco. Vabbè, allora Tutto. era poco rispetto a oggi, perché... Oggi costa una cannonata. Se vuoi un Jaguar CD funzionante con scatola tutto, vai sui 1000 euro. Madonna. E poi si spacca subito, non dura niente. C'è i condensatori balordissimi. Sono delle plastichine pure leggerine. Ah. Per fortuna c'è la Game Drive, quella cartuccia che ti emula anche il Jaguar CD sul Jaguar. Io uso quella perché altrimenti. Vabbè.
Comunque, qua cosa abbiamo? Abbiamo 91 Illusion of Gaia. Secondo me ci può stare. Se uno ama gli RPG, ci può stare. Perché comunque è È bello. un RPG un po' diverso rispetto agli altri, almeno come meccanica di gioco. Sì. Questo che se non sbaglio, per salire di livello dovevi uccidere i nemici. Innanzitutto non c'erano battaglie a turni, ma era tutto in tempo reale. Sullo stesso piano di gioco, tu praticamente in maniera arcade uccidevi questi nemici. Ti davano non lo so, dei diamanti che facevano salire non i livelli, ma le specifiche tecniche di, che ne so, forza, velocità, tipo queste cose così. Sì. Però comunque molto, molto interessante Comunque, il fatto che combattimento in tempo reale. Sì. combattimento in tempo reale comunque non male, insomma, per No. un GDR, ecco. E poi graficamente era gradevole. Sprite sono C'è belli. questo 2,5D sembra. Sì. Eh sì, soprattutto l'immagine quella in basso. Sì, Sì, è vero. Quella perché usa il modo 7 per la visualizzazione della Sì. mappa, quindi Sì, vedi lo zoom. come Final Anche quella- Fantasy 6, quella cosa li usa. Sì, ma anche coso, anche F0. Il Sì, primo è F0 vero. E poi gli sprite sono belli, bello. Bello. Sì. Poi questo qua è Illusion a Gaia, credo sia il nome di una versione, quella localizzata in Europa, penso che si chiamasse Illusion of Time addirittura, Sai che non mi ricordo. come precursore dei Chrono Trigger che vennero dopo, Ah, eccetera. Cioè, andava molto di moda questa cosa del... Non so se c'entra qualcosa anche Enix qua, Square Enix e compagnia cantante, ma sembra Sì, comunque sì, sia sì, il molto... publisher è Enix. ecco. Infatti non avevo quasi dubbi, mo E sembra in molto... Europa fu rititolato Illusion of Time. Cazzo, Ah, quante ne sai? bravo. Time. Sì, Quante dai. cazzo ne sai? Bravo Un Andrea. No, po', io questo non me lo un po', ricordavo minimamente. un po' ho studiato pure io, un pochino. Comunque i voti sono stati alti per tutto, ma ci sta secondo me. Cioè, non troppo alti. Sì, no, Giusto, questo è un giusto. gioco molto, molto bello, molto gradevole, insomma. Longevità ha scritto immensamente immenso. Cioè, Oh. vabbè. Cioè, bellissimo. Tipo come Vabbè. uno muscoloso che diceva, quello c'ha dei pettorali che hanno dei pettorali. Questo è il Ammazza che titolo. mazza lo possiamo bypassare, ammazza che mazza. Ammazza che Comunque, mazza, lo lasciamo pensare. comunque il titolo più lungo del mondo. Golf Magazine presents 36 Great Halls Staring Fred No, Couples. non mi Detto franco, che è dispiace, il solito gioco di golf che penso che non abbia mai interessato nessuno il golf, mi però dispiace per chi è comunque appassionato, per chi l'ha sviluppato, però insomma, vabbè. non Grafica. credo fosse neanche tutto sto granché, perché ormai penso che quello che veniva valutato 80 su Console Mania fosse veramente una cagata di gioco. Tra parentesi anche per Eh, 32. Guardatevi le valutazioni. Grafica, bellina, a volte confusionaria. Sonoro. Mamma mia, oh. Cioè, No, poi il ragazzi, bello sonoro ha messo più, Mm. meno, uguale, Dio. Io credo Giocabi- che sia abbastanza risibile, insomma, sì. come produzione. no, magari a chi piace il golf, i giochi di golf. Allora se no gioca a mazza che mazza è meglio. Giocabilità meno, poco immediato, più, ma solo all'inizio. Vabbè, quello ci sta, dai. No, vabbè, dai, il golf comunque è un bello sport, tra voi, parentesi, a lo voi sono anche piacciono i visto in giochi di golf? televisione. Per lo zio Peppe è un bello No, sport. Comunque, bello, un gioco hard su 32X, ma visto che il nomino del protagonista è Boom Boom, potrebbe anche darsi. Vabbè, una recensione un po' così. Ma perché il gioco è un po' così, secondo me. Poi, vabbè, se uno piace vabbè. molto il golf, No, per carità, però secondo me ci sono giochi di golf migliori. sì. Uno dei Senz'altro. migliori resta quello per Neo Geo, secondo me. Ah, il Neo Turf? Il Neo Turf Master lì. Quello è bello. Quello è bello, è classico. Sì, sì, Eccolo è qua. bello, divertente. Eccolo qua, Divertente. Ristar. Ristar è qua. È qua. Hai visto la stellina? Sì, Perché eccola mi sto qua. perdendo. Ah, Genesis. eccola qua. È veramente è da riscoprire perché poi questi sono giochi molto belli, anche famosi, però se ne parla sempre molto poco. Non so È se ci avete vero. mai fatto È caso. vero. Come Astal, per esempio, l'abbiamo riesumato noi perché Sì. chi se lo ricorda? Chi se lo ricordava? Poi magari te lo andate a vedere e nel complesso è anche un signor gioco. Sì, sì.
Sto guardando qua se c'è qualche cosa che... Demon's Crest è bello. Super Bello, Nintendo. sì. Sì. Demon Blazon, come viene Sempre chiamato. Capcom. Sì. Sì. No, c'è bella Demon, roba. Demon Blazon mi sa che è il nome giapponese. Di Sì, Demon Crest. penso di sì. Poi... Ah, qua c'è altra Cioè, roba, sempre il praticamente Computer One. come protagonista è il Gargoyle di Ghost and Goblin, per chi Sì. se lo ricorda. Sì, qui Computer One si è preso un po' di pagine per Computer pubblicizzare. One si è preso un botto di Che pagine, bello. praticamente c'è il 30% della rivista è fatto di Sì. pubblicità. Tipo. Telefonare PlayStation, il prezzo non c'è. Telefonare Saturn. Telefonare. Telefonare. Sì. Anche il Vabbè, Geo- erano le PVT. console, anche il Neo erano le Geo, console del momento. anche il Neo Geo CD, telefonare, non si sa il prezzo. Tutto ciò che Scriverlo. stava oltre le 700.000 lire poteva creare grossi scompensi psicologici. Qui abbiamo Asterix che ha preso soltanto 79. 89 mia. 89 Saranno giochino. 4 Saranno in 4 in proporzione. realtà. In realtà è un 4. Ma quanti ne hanno fatti quelli di giochi su Asterix, ragazzi? Io mi ricordo addirittura un marea. gioco arcade negli anni 90, primi anni 90. Però fatto Sì. molto bene. Quello è Erano bello, quello è picchiaduri, bello. Mi fanno troppo ridere le valutazioni. Andiamo a Le vedere. musiche sono un sacco belle. Peccato che non c'entrino col gioco. È Addirittura vero. troppo difficile poi. Beh, questo è un Troppo platform. difficile, eh? Questo Longevità, è in proprio teoria sarebbe molto vasto, ma bisognerebbe essere nati col joypad in mano. Va bene. ricorda i cartoni animati come grafica e anche i primi giochi per Mega Drive, quindi non può essere una cosa buona. No, I primi infatti, giochi per I Mega Drive. primi. Poi Ma fai infatti, ovviamente la comparazione con Alien Soldier. ma tipo, infatti se guardi questi sprite rispetto agli Ensoldi, se guarda qua. Spartani, Guarda qua. pochi dettagli, sì, poco Cioè, dettagliati. Sembra quasi un gioco per Sega Master System. Tipo. Sì. Metà, sì. Soprattutto sì, la scherma alla capanna sotto che sembra proprio 8 bit. Sì. Vabbè, ma guardate gli sprite, comunque sono piccolini rispetto a quello che può fare veramente il Mega E Drive. quell'immagine in basso a sinistra non è Sì. proprio... No. Beh, rispetto agli Ensoldi, per l'amor di Dio. Ah, questo è... Judge il Dredd, titolo. siamo arrivati a quello della copertina. Con un Oh. 93, signor voto pure, tra l'altro. sì. Tutti sopra il 90 le valutazioni. Sì. Tutte positive poi, non c'è un meno. No. Questo non l'ho giocato. Come sarà? Boh. Forse vuol dire qualcosa Alessio su questo gioco? Hai visto il Ma gameplay? allora, ho visto un po'. Allora, sì, il gameplay da quello che ho visto mi sembrava molto fluido, però poi bisogna provarlo perché insomma, nel video può sembrare fluido, però poi magari invece è legnoso. Io non. Cioè, Io nel box della recensione ho letto che è comunque un gioco molto violento. Non so adesso se sì, infatti c'è uno dei veramente... pochi giochi per SNES col sangue. La Nintendo è sempre molto family oriented. Sì, user Meno friendly. Sì, User infatti, friendly. sembra A me non convince nemmeno così. A me non convince proprio, No? mi piace Cos'è proprio. che non ti piace, Valerio? Non mi piace la palette, non mi piace. Sì, Non mi è un po'... piacciono gli sprite. Sì, anche a me non Guarda, invoglia, non ti posso invoglia dire una cosa, molto, devo dire. la palette sembrerebbe quasi più quella del Mega Drive che quella del Super Sì, Nintendo. È sì. vero, è vero. Mi ricorda Contra del Mega Drive, un po'. Ma non mi Sì. richiama nemmeno Dredd, cioè magari dice vabbè comunque è un film cupo, è un'opera cupa, eccetera, eccetera, ma non me lo richiama, cioè per me sono sbagliati proprio, i colori, Ma se l'hanno valutato così, qualcosa di positivo ce lo deve avere sto gioco. Sì, comunque... Ma sì, poi Dopo in realtà dopo- Judge Dredd, Sì. Judge Dredd, almeno il fumetto è abbastanza vario come ambientazioni, nel senso che alcune storie si svolgono in Mega City One, quindi urbano, cyberpunk, però poi a volte vanno anche fuori dove c'è questa, tipo è un post-apocalittico alla Kenshiro se vogliamo, quindi comunque deserto, cioè è abbastanza vario come... Non è tutto, cioè non è Sì, molto, diciamo, non è troppo monotematico. l'ambientazione piuttosto distopica, l'ambientazione, però Sì. il discorso è che, vabbè, comunque sia, parliamoci chiaro e tondo, questo gioco storicamente non viene ricordato. No. Quindi, ecco. No, uno infatti...
penso che questo nessuno. può bastare, diciamo, per Addirittura che merita la identificare copertina, che poi c'erano titoli in copertina, c'erano titoli presentati molto importanti. Sì, Addirittura da meritarsi la copertina, un po'. sì, mi sembra un po' Insomma, troppo anche a me, però. comunque era una cosa che veniva fatta spesso questa cosa qui, eh. Sì. Cioè nel senso di Jaguar, che hai visto? il Ah Jaguar. già, quando vedi il Jaguar ti sciogli tu praticamente. Ma sai, 64 bit. ma sai perché? 64. Perché è la console più chiacchierata dell'app, cioè nel senso, per Qui la tante spacciano cose. come 64 bit. Però, cioè, una sfacciataggine, però in realtà cioè, aveva anche dei punti di... Cioè, nel senso, è una console che a me piace. Però è proprio controversa al massimo, cioè, è proprio una console Però guarda controversa. là, dunque, processore grafico 64 bit con Sì, tecnologia RISC, ti pare poco? punto. Grafico 16,8 Peccato milioni che, di peccato che colori. la console sia 32 bit, però vabbè. sì. 16,8 milioni di colori, immagini super realistiche, trattamento super veloce, che vuol dire trattamento? Ah, ok. Come Più si di chiama? 804 Non mi milioni viene in di inglese il nome. Pixel streaming. Sì, mi sa di sì. trattamento, cioè, che traduzione? Non lo so. Suono digitale con qualità CD con 16 bit Poi, stereo, dai, poi vogliamo dire 16 bits, cioè in italiano si dice bit, non la S in vabbè, comunque, 16 bits. Comunque posso dire una cosa, joypad numerico, il nuovo standard dell'intrattenimento, ma anche no, per chi si ricorda le vecchie console ce l'aveva pure, non mi ricordo se era in Television o ColecoVision, che c'aveva praticamente il controller con i tasti numerati sopra come un telefonino cellulare. Sì, Sembra un mix tra il telecomando da TV e il Casio, quello con la calcolatrice. sì. Sì, comunque diciamo che non si sono inventati niente, era una cosa che già esisteva ed era stata anche proposta a livello videoludico, diciamo. Comunque buonasera Antonio, benvenuto. C'è della gente che si iscrive adesso che ci sta ancora guardando, eh. Grande. Anche quell'ora qua, eh. Bene, Oddio, mi sa che ho bene, va fatto un benissimo. casino. Ho spostato l'immagine della... Aspettate un attimo che... Nel rispondere a Antonio ho fatto un po' un casino. Stanchezza comincia a sentirsi. Però dovrebbe essere a posto. Sì, è a posto, ok, ok. Niente, Devi procediamo. mettere l'immagine a tutto schermo per caso o no? No, si vede bene adesso. È a posto. Perché con OBS avevo un po' fatto casino. No, a posto. Si perde gli zoom, si perde sugli zoom. Sì. Comunque, vabbè. C'ha il suo Vabbè, soliti spazietto. cataloghi di giochi. Comunque i prezzi erano allineati più o meno in quasi tutti i vari distributori di videogiochi, quindi Mhm. C'è, credo che bene o male. c'è anche il Lynx, Atari Lynx, giochi per il VGS, VCS, dell'Atari. Comunque trovare qualcuno che vendeva ancora il Lynx in quel periodo, Perché questo è Lynx era specializzato un po' Atari, questo negozio. Sì, Mi questo sembra sì, sì, Atari. sia sì, proprio sì, sì, è vero. orientato. Qui c'è Morgana. Sì. Morgana. Ti Con un vende bel PlayStation, questi ti davano i prezzi, vedi? almeno quello. Beh, non tutti, però sì. 859.000 lire rispetto al milione Eh, passa costava più, dell'altro negozio. costava più il Saturn del... Tradiva PlayStation... Effettivamente no, sull'altro negozio 1.200.000 addirittura, cioè Sì, 300.000 lire di più, un botto. sì. sì, poi Saturn costava di più di tutti gli altri qua. Beh, sì, non so perché, sinceramente, forse Perché, avevano perché Morgana più. c'ha degli agganci speciali. Comunque, Fantastico. Un altro 92. Questo sì. addirittura pregiatissimo pubblico, comincia proprio con una proclama praticamente. Sì, e viva la palla pazza. Cos'è? La palla Ah, pazza che perché strampalazza. Allora, la palla pazza che richiamo strumpa pubblicitario. è un richiamo pubblicitario degli anni '80, che c'era praticamente un prodotto che, se non sbaglio, era della Mattel, che era Mhm. una specie di palla medica con un peso dentro, che tu la buttavi per terra, ma in realtà era di gomma piuma, e quando la Mhm. buttavi faceva dei rimbalzi che erano innaturali rispetto a Ah, una Era palla il viso, normale. no, della E si pallina. chiama, e c'era la Aveva pubblicità che naso, diceva la palla matta bocca che e strumpallazza, tipo occhi. così. ok. Quindi è un rievocativo che voi non potete conoscere perché No, io non lo giustamente conosco. io personalmente ho 1000 anni più di voi, quindi Vabbè. va bene.
Li porti bene, li porti bene. Eh, Sì, grazie. comunque Patti Squad. Ok. Allora, sì, io ho sempre chiamato Putti, poi tra l'altro sempre nel mio inglese maccaronico. Questo è un personaggio mutuato direttamente dall'Amiga. Venne programmato per la prima volta il primo Putti su Amiga, o Patti, come lo vogliamo Mhm. chiamare, e presentava praticamente questo personaggio qui, questa palla gommosa che doveva superare dei livelli facendo diversi tipi di operazioni. Quindi, che ne so, si allungava, col pugno prendeva qualcosa, saliva Sì, le varie piattaforme, quindi un platform con alcuni elementi, diciamo, puzzle, perché poi dovevi comunque sia finire il livello sfruttando le caratteristiche tecniche di questa palla gommosa. sì. Questo gioco qui in particolare venne programmato inizialmente per Amiga 1200, però non Ah, venne mai rilasciato. Venne anche programmato, se non sbaglio, forse anche su Mega Drive, se non mm, sbaglio, però non venne mai rilasciato. L'unica vera release, l'unico vero rilascio che è stato fatto è quello per Super Nintendo, presentato come giustamente Super Patty Spud. sì, Super, Eh, bastava e cosa aggiungere particolare, la versione per Amiga 1200 venne addirittura rilasciata completa nel 2013. pensa a te. Quindi recentemente avranno riaperto qualche cassetto dove c'era Sì, questa versione qua, e poi dopo è stata rilasciata gratuitamente per gli appassionati. Ogni tanto succede, capitano capita, queste capita. cose. Comunque voto abbastanza alto, direi. È un gioco molto carino. Ok, Per chi non l'ha mai provato, insomma, vale la pena almeno vederlo. ok. Magari in futuro. Sembra bello però. Qui abbiamo NBA 76, non è dato molto. Credo che sia un gioco veramente brutto, però Sì, sembra brutto. Sembra brutto, sembra brutto, sì. sembra brutto proprio a vederlo pure, dico, non mi pare che insomma Sì, non mi sembra... dice nulla. Però io Sì. so di parte perché a me non piacciono proprio gli sportivi in generale, non sono proprio il mio Vediamo, forte. vediamo cosa dicono nella... Beh, c'è David Robinson, vabbè, giocatore. Grafica caotica e approssimativa. Sonoro non va bene. Iscorsh Wota Zunk. Non capito cosa. Poco immediato, però... Penso che sia una frase in inglese scritta. I scorch what a zunk, non so cosa potrebbe È significare. qualche frase dei commentatori, Può dei essere. cronisti. Forse in gergo cestistico, forse. Sì. Ma poi Un c'era... milione di statistiche opzioni e basta. Beh, ma poi non c'era... Non aveva senso perché comunque sia tra NBA Live che era orientato più sul realismo e Jane Sì. come... che era un po' più arcade, insomma. NBA Jam era molto arcade, quindi Quindi Sì. alla fine questo con lo stesso prodotto... motore, tra parentesi, mutuato da Mortal Kombat, perché i personaggi erano parzialmente sì, digitalizzati, te lo sì, sì, ricordi, sì. no? Sì. Sì. E quindi questo, insomma, lascia me... Però quello è un altro tipo di gioco, quello è divertente, perché era arcade, mi Questo forse, ricordo questo non lo certe so, sfide, NBA Jam. non so questo cosa fosse poi, tra Forse un una bella ibrido che hanno cagata di gioco. avuto. Infatti abbiamo già cambiato pagina, non so se hai fatto Sì. caso. Sì. C'è Clementino, Game Sì. Point, Qui. praticamente 3/4 di rivista sono Sì. pubblicità. C'era molta pubblicità, esatto. Qui c'è Sonic che si autosabota da solo puntando comprate Mario. Non me. È vero, è vero. Mario è la scelta E Mario migliore. già È un stava presagio. Ma col domanda, simbolo di vittoria. perché c'è Mario col simbolo di vittoria e è scritto di fianco PC? Cosa vuol dire PC? Così. Così. Che vendevano anche roba per PC, forse Sì, era ma, quella sì, ma perché è lì vicino a Mario? Cosa c'entra Mario col PC? Boh. Tu vuoi dare un senso a delle cose che un vero senso non ce l'ha. No, NEC PC FX addirittura, Bandai Playdia addirittura, macchine rare, ste qua. Playdia, tipo. Nel cuore, tra l'altro il cuore manco l'hanno, cioè hanno messo la L sopra il cuore, vabbè, un po' buttata lì. Comunque per il Playdia penso che abbia delle quotazioni adesso che vanno dai 2000 ai 3000 euro, Costa, forse. costa veramente un botto il Playdia. Salutiamo il buon Matteo che ce l'ha, me l'ha fatto vedere. Sì, è macchina rara quella lì.
l'hai visto dal vivo? Io non l'ho mai visto, Il tipo, controllo, però ho provato anche il sempre controller, è bellissimo. Il controller è era carino, eh. la console giapponese dei giochi di appuntamento, no? Tipo virtuali, Sì, com'era? sì, un Era pochino. tipo considerata così, tipo Sì, dai però giapponesi. addirittura mi sa che l'hanno messo nei alcuni arcade come i giochi erotici si avevano messo negli arcade, perché l'hanno riusato negli arcade con i Ma giochi eroti. in realtà erano dei date game, tipo quelli Sì, dove tu inviti la ragazza, la corteggi, fai tipo queste cose così, insomma. sì, Che Che ci devi perdere spettacolo. pure tempo, no? Cioè, devi sì. perdere un botto di tempo. Perché Devi perdere eh, tempo, sì, sì. dici, a questo punto lo fai, quell'aspetto lo fai Esatto. magari fuori dal contesto videoludico. No, Direi. comunque c'aveva ragione Valerio, una quantità di materiali Incredibile. pubblicitari esorbitante proprio. Sì, guarda qua, tanta roba. Comunque, forse in questo numero c'era più, perché non abbiamo dato uno sguardo all'editoriale. Nell'editoriale viene detto, adesso non mi ricordo chi l'ha scritto, che hanno, per questo numero in particolare hanno avuto grosse difficoltà anche a scrivere gli articoli, perché il materiale era poco e quindi Sì? non riuscivano a riempire la rivista. E molto probabilmente questo numero qua, rispetto agli altri Consolmania, ha più materiale pubblicitario anche per questo motivo, perché non Può sono essere, riusciti L'hanno dovuto effettivamente a riempire la riempire. rivista può con quello essere. che voleva. Comunque Infatti andiamo i un po' titoli avanti. recensiti non sono tantissimi, eh. Infatti questo è Sonic Drift 2. il Super Mario Kart. Questo è Orrendo il cazzo, il logo di però video. c'è Orrendo. scritto solo Scusate. Sega lì, però si capisce che è un gioco per me, per Game Gear, eh. Infatti, è che c'è scritto solo Sega, ma vedendolo graficamente sembra Game Gear. No, sembra, è il Game Ah Gear. Game no, è Gear. Game Gear, ecco. Perché Beh, Sonic Drive 2 penso che sia uscito solo su Game Gear, la ok. serie Sonic Drive. Cioè, perché c'ha lo sprite più grossi. Ovviamente la grafica è un 8 bit qua, praticamente. I Cos'è in colori sono quelli del Game sostanza Gear, un sono quelli del competitor Game Gear. di Mario Kart? Eh Sì. sì, eh sì, Beh, i colori sono quelli del Master System Game Gear, si vedono, Sì, insomma. sì, 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 sì. però ecco, Poi abbiamo questo Myst. Oh, Ecco, Myst può visto essere 80 interessante se uno gli su interessano console, su Saturn. Sì, se uno gli interessa le avventure grafiche, punta e clicca, come si Invece Myst mi chiamano? aspettavo di più come votazione. Gli enigmi, queste cose no, ma in qua. realtà, allora, in questo caso il gioco ok è mutuato da PC. A proposito, per curiosità, scendi un pochettino, c'è un trafiletto che parla e che dice: ormai i PC, guarda, no, no, ritorna Ah, sulla prima pagina, ecco, lì sotto c'è scritto: ormai i PC stanno diventando sempre più delle console, ma non solo. Quindi perché le console non dovrebbero diventare dei PC, sempre che questo sia il loro destino? Cosa che non credo e non spero proprio, perché in eh, realtà per e diventare proprio dei oggi? PC. E oggi invece In sì. realtà, guardate, qui parlavano già delle prime cose, in realtà Però assurdo questa... sta cosa, che i PC stanno diventando delle console, ed era vero, perché i PC erano più indietro. Tipo, cioè, il computer dell'epoca non poteva competere con una PlayStation, per dire. Dici, quindi perché le console Eh, non dovrebbero diventare dei PC? eh E sì. loro si auguravano di no, ma poi in realtà... E invece, sì. Sì, 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 è così. Comunque, allora, il titolo è stato comunque valutato poco, innanzitutto per la stranezza del gioco, che solitamente questi erano giochi mutuati direttamente da PC, e poi Sì. se non sbaglio mancano proprio delle caratteristiche tipiche del gioco per PC, come le animazioni, per esempio, in Quick Time Movie, che non sono state possibili Mhm. farle qui sul Saturn, almeno da quello che viene detto. Però il Sì, gioco, poi insomma, chi immagino l'ho che giocato. anche un gioco con un gameplay così, comunque punta e clicca, sia un po' scomodo da Rapida. giocare con un controller. Accidenti. Giocabilità per soli cervelloni. Sì, è anche complessi gli enigmi, non sono facili, cioè, nel senso... Non sono Tu facili. ai tempi col cazzo che ti Particolarmente. cercavi le soluzioni su Senza internet. suggerimenti, senza nulla, anche nel gioco, in fase di gaming stesso non c'era nessun aiuto, nessuna Niente. niente, così te la devi ricavare da Difficile. solo. Difficile. Mica da ridere, cioè... Poi deve piacere. Poi se non sbaglio per PC... Indicatore. Sbaglio per PC c'erano quanti dischi? 4 o 5 forse, non mi ricordo più. Eh sì. Beh, c'era una quantità Eh. di, oltre al pre-renderizzato, c'era una quantità di animazioni non indifferente, Sì, sì, quindi... sì, sì, sì. E vabbè, ancora pubblicità. Guardate che controller.
Pubblicità su pubblicità. Ma che controller, guardate. Qui abbiamo il mini arcade. Cos'è? Il mini arcade Game Boy diventa un super console. Ah, è quello per zoomare. Mamma Con la mia. lente di ingrandimento, certo. E ti dava lo C'è stick su... anche la- L'analogico Anche la per luce Game Boy. ti dava lo stick arcade sull'analogico, ti dava. Praticamente diventava un mattone assurdo più grosso del Lynx prima Mamma versione. mia. C'era anche la luce interna, perché Sì, giustamente tu a Game Boy al buio non ci potevi giocare. luce, lente, amplificatore e utile alloggiamento. Utile alloggiamento. Comodissimo. Sì, diventava cioè il Game Boy doveva essere portato e diventava una bestia grossa, vabbè. Enorme, pesante. Sì, sì, assurdo. Inutile, perché poi perdeva quello il concetto proprio di Di portare. portabilità che era tipica del Game Boy, esatto. C'è il Mega Grip 4, il Mega Master 2 per Master System e Mega Drive, il Pro Player per Mega Drive e Super Nintendo, funziona per tutte e due, attenzione. Master Pack Game Boy, anche qui tutti i kit Game Boy assurdi, mi ricordo i kit per PSP. Guardate, comunque questi gadget ebbero comunque vita lunga, Sì? perché venivano proposti in continuazione, o in un modo o nell'altro. Poi Ecco, venivano anche riciclati, riproposti in varie... ecco. venivano fusi e riproposti in varie fogge. Tipo. Sì, ecco Luke 133, ci sei? Che hai comprato il casco. Guarda qua, c'è dell'altra robetta da comprare. Prenditi il mini arcade Game Boy, ci fai il video e poi ci tagghi e ci ringrazi per averti dato l'idea. Ma diventa una super console, capito? Sì. Attenzione. Ah, Così. Neo Geo CD. Che poi hanno fatto anche il Neo Geo CDZ dopo. Che molti dicono che il CDZ sono convinti che abbia lettura più rapida, invece perché era uno per lettura. Invece no, è che aveva più RAM, credo, e quindi andava un po' più veloce, ma il lettore era sempre uno per. La console, com'è sotto? Ecco, hanno corretto l'errore, perché c'era praticamente la stessa pubblicità nei numeri precedenti dove c'era scritto nuova generazione. Ah, ah sì? Ho sbagliato. Generazione. Sì, lo vedete nel numero precedente, nel 40 di Sì, sì. Console Mania. Ah, c'è anche l'opzione col Neo Geo CD Controller Pro, il Bean Controller, quello fagiolo che ce l'ho. Fatto fagioletta, sì, che sarebbe il Comodo. Sì, è comodo. È il redesign di quello dell'AES, quello squadrato. È comodo. La stick, però, la muovi col pollice, in poche parole, oppure è grande. È grande, la puoi muovere sia col pollice che con la mano intera. È grande come controllo, non No, è un controller no, piccolino. no, con- è grosso, è grosso, è grosso. Non come... Cioè, è largo uguale a quell'altro, però occupa meno spazio perché è fatto a fagiolo. No, no, è comodo, è comodissimo e tra l'altro il bello è che lo stick non ha la pallina come quell'altro dell'Ice che si crepa. Questo è fatto bene. Perché quell'altro c'ha il problema che si crepa sempre. È un arcade stick, comunque ha Sì. la grandezza. Esatto. Sì, sì, no, è comodo, è grosso come l'altro, soltanto che occupa meno spazio, perché agli angoli occupa meno. Poi vabbè, il controller del Neo Geo CD, secondo me questo qui è uno dei migliori mai fatti, il joypad, questo qua è comodissimo, questo qua. È veramente Anche la comodo. forma È comodissimo. ergonomica. Poi quella stick lì è particolare perché c'ha un sacco di molle dentro, ti dà il click bellissimo, cioè perfetto. Giocare a C'ha un Metal buon Slug con fit. quello è un capolavoro. Poi abbiamo Metalhead. Metalhead mai sentito. Conoscete? Esatto, io mai sentito. Mai. Cazzo, 88, un giocone, Giocone Sì, ma me lo immagino. del 32X. Cioè 32X già non ce l'ho. Quindi... Cioè, però, io non capisco. Longevità, 82. E gli mettono due punti negativi. Ripetitivo, niente password. Sì, Ma sì. vai a mettere 82 con 2 meno. Sì. Non so. Vabbè, poi bisognerebbe leggere la Ho recensione. capito, meno fa più. Ok. Meno fa più. Ma Il perché? elettromagnetismo entra in... Sì.
Ragazzi, io Comunque, comunque non ho idea di che gioco sia. Questo qui credo sia una specie di sparatutto sì, con grafica tridimensionale. Io sì, non, sì, sì, non sì, lo sì. so. Non so se qualcuno si è aggiornato, se qualcuno ha letto Ne qualcosa. uno Sì. Che cosa dicono i box? Leggiamo un box, dai, leggiamo quello che dice Mao. Questo qua. Iron Assault su Mega Drive. Allora, su Mega Drive, un gioco dell'italianissima Graffiti uscito qualche... Ah, italiano? Uscito qualche mese fa per PC sotto etichetta Virgin. Non mi aveva entusiasmato, essendo Metalhead molto simile al titolo citato poco più sopra, quindi Iron Assault. Soffre più o meno degli stessi difetti, grafica ripetitiva, il pari delle missioni, ma se non altro la grafica e tutto il gioco sono stati a mio avviso curati maggiormente. Vabbè, quindi c'è una monotonia congenita al genere, vuol dire. Vabbè, Sì. vale la pena darci un'occhiata per la pregevole realizzazione tecnica. Un po' come Battletech. No, se siete fanatici di Battletech il discorso cambia, dovreste correre a comprarlo. Non rimarrete delusi, almeno spero. Ah, è come Battletech, ok, allora è uno sparatutto in 3D, Eh, con, con i robottoni, diciamo. Ta, sì, ta. più o meno, sì, sembra un robot, cioè sembra un robottone con un carro armato, qualcosa, uno Io del slug. voto 88 penso che questo gioco qua non superi il 7, dico. Più o meno. Comunque, cioè, è strano vedere come anche i generi sono cambiati, cioè i generi che andavano per la maggiore, adesso sono cambiati completamente. Giochi di robottoni ne uscivano una marea. Sì, Adesso, poco cioè, niente. sono... sì. Sono tutti figli del Gundam anni 80, diciamo, i mega Ok. robottoni, oppure che ne so, Mazinga, vabbè, tutto ciò che è Sì, cultura di robot anni 80, però rivisti in maniera più elaborata e futuristica. Cioè, sto sì, dentro al mech, sto dentro al robottone e comando sì, io l'azione. Pure lì. sì. Poi abbiamo Raiden Project che... È l'unico titolo per PlayStation che presenta una grafica bidimensionale, quindi non abbiamo neanche come si dice, il piacere di apprezzare la PlayStation per quello che effettivamente era, una macchina 3D. Niente, Sì, vabbè. Dai. però... Però il titolo in sé mi piace. Però sì, su PlayStation è un po' uno spreco, diciamo, nel senso all'epoca, perché all'epoca... Non sto dicendo che il 2D vale meno del 3D, sto dicendo però che all'epoca quello che la gente voleva vedere era il 3D com'era, ecco. Però, Perché... se devo essere sincero, fare un gioco del genere, anche su un Mega Drive o su un Super Nintendo, nonostante credo che abbiano fatto anche lì dei prodotti veramente egregi, qualche piccolo problemino ce lo potevano avere, perché veramente Raiden, soprattutto il 2, ha una quantità di elementi su Sprite. schermo totale. Esatto, quindi Sì, sì, ci tanta roba. potevano veramente avrebbero fatto sicuramente un figurone anche le versioni a 16 bit, però secondo me con molta meno roba su schermo. Sì, però sì, sì. diciamo che il pubblico si aspettava il salto generazionale, e qui non lo Qui non vedevi. c'è, No, Qui no, non no. c'è, vedevi assolutamente. Bello il qua. gioco Ma, girare bene. ma chi era quel mentecatto che dubitava delle capacità 2D del PlayStation? Che poi non è Del, proprio del PlayStation. Del- del Non sapevano PlayStation. nemmeno, se si vanno a vedere gli articoli delle riviste pre-uscita di PlayStation, si noterà che la fiducia verso Sony non era così alta, quindi No, no. probabilmente poi si sono ricreduti strada facendo, ma effettivamente Sony che entrava nel mercato delle console era una cosa particolare, me lo ricordo bene, quindi c'era un Appena po' di uscì Tekken non scetticismo, ci furono più dubbi. c'era parecchio scetticismo, poi sì, è stato spazzato via tutto. Insomma. Sì, comunque è bellissimo questo qua, perché del PlayStation, ero io che dubitavano. Mi rimangio Sì, sì. tutto, dopo aver visto fatto questo capolavoro ci sono rimasto di sale. La grafica è identica all'arcade, poi bellissima sta cosa. Dice che un pochino rallenta, no? Perché ogni tanto si notano dei rallentamenti, perché c'è una mole di esplosioni, proiettili, raggi, astronavi che si muovono sullo schermo. Mi sarei meravigliato del contrario. Del resto anche la versione da sala soffriva lo stesso problema. Comunque di una cosa potete star sicuri: se il gioco non rallentasse sarebbe praticamente impossibile evitare il fuoco vomitato dai guardiani di fil livello. E poi dice
che l'arma al massimo della quando l'arma al massimo della potenza dà una sensazione di devastazione come mai sarà vista in altri giochi. Un capolavoro di cattiveria. I rallentamenti erano game design. Sì, anche in Metal Slug 2. Guarda Metal Slug 2 che roba era. Cioè, Metal Slug 2, infatti Metal Slug 2 è più facile dell'X. L'X è molto più difficile perché va più veloce. Perché hanno risolto i rallentamenti. Perché come fai a schivare proiettili in mezzo a quel casino qua? Se Pensa che cioè, Infatti erano tattici perché servivano proprio per quello. sì, assolutamente. Astro Computer. Questo è di Roma, il negozio di Roma, Astro Computer. Come gioielli? Ah, gioielli in vetrina, nel senso che le console sono dei gioielli, ok? Sì. Cos'è? con quei prezzi. Ah, guarda, accessori, ecco altra roba strana. 3D0, puoi usare un joystick Joy per Super NES sul 3DO. Addirittura. Anche qua sulla 3DO. Nitro Adapter 2. Nitro Adapter 2. Adattatore universale. Non si sa di che cosa. Per cosa? Per i giochi PAL e NTSC. Mega Drive. Mega Drive. Per esempio CD Plus c'è scritto per Mega CD. Sì. Adattatore universale per giochi protetti. Va bene. Tipo, non lo so, mi immagino un gioco col preservativo. Sì, ma infatti vedi che sembra un po' una specie di preservativo. Millennium joystick per Mega Drive, Super Nintendo e Amiga CD32. Poi vabbè, console 32X sono le palle, FZ10. Il Millennium, adesso mi sono ricordato che è quel joystick, ce l'ho pure da qualche parte. Quel Millennium là ce l'ho. Guardate, qui hanno avuto il coraggio di scrivere il prezzo anche qua. Sony PlayStation 1.250.000 lire. Non c'è gara con quegli altri, con Morgana. Con Morgana non c'è Però gara. stranamente il Saturn costa di meno, se non sbaglio. Sì, lì sì. Contrariamente ma anche anche su Morgana costava meno di 1 milione. Sì, era 900 e qualcosa. Costava di più dall'altra parte, ma non mi ricordo dove. Vabbè, prima l'abbiamo visto. A destra abbiamo qualcosa di interessante. Pochi Rocky 2. 92 è andato, Però questo qui è praticamente il voto è giusto. È giusto, sì, qua sì. Infatti mi aveva colpito anche a me. Più che altro lo stile grafico. Mi piacciono un po' queste cose giapponesi. Sì, io preferisco il primo. Più immediato, più arcade, più... Questo guarda, sono molto simili i vari titoli. Questo veramente è un pochettino più... diciamo un pochettino leggermente livello, sì. Però stiamo lì, più o meno è sempre quello. Più dialoghi qui, c'è sta quasi... Allora, quasi la saga di Poki e Rocky, che in originale, questo è il nome americano, ovviamente non è Poki e Rocky, il nome originale è Kiki Kai Kai, che è un arcade molto vecchio, della Taito ed è del 1986, e presentava già un'azione simile al gioco che vedete qua, cioè praticamente c'era questo personaggino che è una femminuccia, che è una monaca shintoista, che con diciamo i suoi amuleti vari, tra cui non so se conoscete quella specie di asta con una specie di bandierina sopra che serviva per esorcizzare questi demoni, si fa spazio in un gioco prettamente shoot 'em up. Quindi ho capito qual è quell'asta lì. È quella che c'è. Ho capito qual è. L'asta shintoista, praticamente. C'è una puntata dei Pokémon fantasma. C'è una tipa che le usa. Ragazzi, se vedete bene le immagini, poi i mostri sono tutti mutuati da quello che la fantasia giapponese ha tirato fuori in fatto di mostri, orchi, cose, veramente di tutto. Esatto, quindi è veramente una festa sia per gli occhi anche per quello che c'è su schermo. Poi ovviamente la scheda vecchia, quella della Taito Arcade, è un gioco molto vecchio. Beh, certo. Con una grafica rivista sul 16-bit Nintendo fa sicuramente più effetto, molto più carina, molto più kawaii, molto più puccettosa, quindi è veramente un bel gioco, molto carino. E io e Valerio ci siamo ammazzati con questa serie. È divertentissimo. Bene, esatto. Ma infatti ci hanno dato voti alti un po' su tutto, quindi... Sì, no, è veramente... Bello. Questo se non l'avete provato, una partitina ci sta tutta. Veramente molto carino. Poi abbiamo anche Fatal Fury 3 con un 90. Ma non lo so, io
Mi sembrano un po' tutti uguali, sti qui. Dopo sono io che... Sì, no, pure a me, insomma, sempre Cioè, più o meno non è che è fatto male, voglio dire, però... innovazione. Ecco, innovazione, ma... Non Ma mi credo. sa che questa era una cosa che dicevano anche nei box di recensione, cioè, ma aspettavo qua e là un gioco 3D, ma in realtà poi alla fine è arrivato un gioco 2D, che però comunque alla fine è bello lo stesso, È quindi bello, non gli puoi bello. dare, No, no, comunque sia è un bello. brutto Ma infatti non... gioco. Longevità dice soltanto noioso alla lunga, ha fatto il suo tempo. Ecco, infatti è quello che intendevamo. Cioè, ha preso dei molto alto grafico sonoro, giocabilità, però longevità ha preso 70, Sì, quindi... era qualcosa di già visto, Sì. bello, Per Neo Geo bellissimo. CD non oso pensare ai tempi di caricamento su Neo Geo CD. Sì, erano Comunque, molto lunghi da quello che veniva detto. sì. Io poi non l'ho mai utilizzato, ma No, insomma, neanch'io, però. me lo immagino. Altre pubblicità. Attenzione, perché Kickstarter qua stabilisce un record. Sony PlayStation 1,5 milioni. Dove sta Uh, scritto? Non vedo. È in basso a sinistra. sì, sì, adesso lo zoom. Sì, Aspetta, Aspetta. pieno. Eccolo qua, 1,5 milioni Sony PlayStation. Sega Saturn 1.340.000. Ma perché? Ma poi 1,5 milioni forse è la versione giapponese, forse, non lo so, tipo di importazione, no? Poi vedi, No, vabbè. garantisce la massima serietà distribuendo solo prodotti originali. Vorrei anche vedere con quei prezzi. Con questo prezzo, non ne credo io. Pagando di Dammi più. pure una copia. Sì, sì. Poi c'è Cosa vuol Rock. dire vendita al minuto? Scusate, sono ignorante. Che? Cosa si intende per vendita al minuto? Non lo so neanche Ma io. penso che sia vendita al dettaglio. Ah, Non Ah, ecco. sì. ok. Ah, Ok, ok. ok. Ma che vuol dire al minuto? Boh. Pensa qua. Poi, poi c'è... Cos'è questa cosa? Rock and Roll? Sì, è Al una minuto vuol rubrica dire dedicata ai diretto. roleplay Giochi di gaming. ruolo. È giochi di ruolo, Giochi di infatti. ruolo. Sì. C'è quello di Indiana Jones e di Star Wars. Comunque, ecco, diciamo che sia Console Mania che The Games Machine non hanno perso l'abitudine di tirar fuori rubriche con vari argomenti, capito? No? Tipo, fatto per dire, che ne so, c'era l'angolo su The Games Machine per quanto riguarda i film, per esempio, oppure i dischi, la musica e tutto il resto. Però qui c'erano altre rubriche che più o meno Ah erano sì. comunque sempre intese come videogioco, come un qualcosa di ludico, ecco. Sì. Qui Quindi se giri c'era anche uno pagina. sguardo. Esatto. E qui Figata. pure. Questo è le Magic. Quelle Magic, tipo, sì, una cosa... Accidenti, Credo... madonna. Sì, Un dovrebbe periodo- essere... Era già la quarta versione, mi sa. Dovrebbe essere Mm. Magic, sì. Sì. Magic Poi dei sto gatti, peccato per un l'adunanza. periodo, non mi ricordo più le regole, difficilissimo. Casino. Ah, Comunque, solitamente io io... quando arrivavo qui in queste riviste qua, solitamente skippavo perché non ero proprio Magic. interessatissimo a queste Però cose. Poi sembra... c'è Però chi... Magic è bello, Cioè, io non... Anch'io no, non... no, però c'è chi No, muore dietro le carte. affascinante, molto affascinante. Io non so niente di Anche, Magic, dico solo che le carte sono belle. Io sono intrippato su Yu-Gi-Oh! Vabbè, è un'altra cosa. anche qua c'è allora lo sbusto praticamente pure Sì. qui. Sì. No, mi spacco su Yu-Gi-Oh! Anche oggi, quindi... Però Magic mi ha sempre affascinato, ma non mi sono mai messo lì, però vedevo già da ragazzino che giocavano le versioni già nuove, primi anni 2000, vedere queste qua così vecchie sono affascinanti, proprio belle. Belle le illustrazioni, molte illustrazioni sono fantastiche. Sì, il punto di forza di Magic secondo me è sempre stato appunto gli artwork che c'erano le carte. Hanno sempre avuto dei disegni spettacolari. Qui ancora c'è PlayStation sparata con 1.349.000 lire. C'è il gioco. Mila. C'è il gioco, esatto. No, c'è il gioco. Ah, c'è il gioco. Sì, c'è Quindi è anche già Game un Boy. pochino più Poi, giustificato. il gioco te lo danno loro a caso o lo scegli tu? No, Era una merdata che ti davano loro a casaccio. Ah, ok. Solitamente Sì. quello che costava di meno. Sì. Aggiungi un posto al tavolo con Mutant Chronicles, un altro gioco da tavolo con le carte. Gioco di carte, sì. con le Che carte. però non ha sfondato come Magic. Mhm. Beh, si Strano. provavano. Credo che Però- gli artwork forse non erano competitivi. No. magari. No, No. guarda, No. guarda questo, che roba. Abbastanza imbarazzante.
Alessio proprio no, capito? Diretto. No. Faceva veramente schifo. Videogames YouTube Videogames, anche tu. Guardate che bella la pubblicità sulla destra. con Bellissima. Mi ha sì. ricordato un po' il tuo videoclip, Giacomo. Ah sì? Quello, sì, che c'hai l'insetto, poi cosa c'hai? Vespa orientalis, c'hai le api. Sì, sì. Beh, giusto. Sì, sì. Ma quello di Kurami o di scossa? Cosa intendi? Discossa, Ah, discossa. ecco, sì, sì, sì. È vero. Da rimanere a bocca Da aperta. rimanere a bocca aperta. Benissimo. Bello, bello, particolarissimo. Tutta colorata a bestia. Poi tu che cerchi sempre le pubblicità quelle strane, roba, già hai fatto anche Sì. un video su questo, no? Io sì, sì, l'ho fatto. Sì, beh, quelli della PlayStation. Della Quella PlayStation PlayStation. sono allucinante. Quelli della PlayStation, la PlayStation 2. Anche quella del GameCube, quella iniziale appena uscito, era fenomenale. Perché cercava di Quella imitare un po' quelle col PlayStation. museo, quella col museo, le teghe, Quella- quella lì, quella pazza strana pure quella, mamma mia. Era tutta con la musica industrial sotto. E poi, vabbè, Proprio altri tempi. poi Quelli belle della PlayStation sono geniali. Vabbè, sono Sì. geniali. E poi quelle delle Game Gear contro Game Boy, quelle lì sono fenomenali. Quelli che facevano anche body shaming pure, tra Sì, l'altro. Tipo. body shaming, poi facevano vedere i tipi drogati dal verde lì, tutti grassi. Ma perché devi drogarti di verde, che bevono la roba verde? Per criticare lo schermo del C'era Game Boy. una specie di castoro morto per terra, cioè, tipo una Quello dei Game cosa Gear. ignobile. Sì, Mamma mia. sì, sì. E poi bellissimo quando l'ho detto anche l'altra volta. Quando le hanno detto la Nintendo, guarda che voi non potete farci sta roba, gli hanno fatto causa, quelli del Sega of America hanno detto no, no, siete voi che vi dovete concentrare a fare prodotti migliori. Sì. Sì, Vabbè. sì, no, c'era proprio un'accesa guerra dove praticamente era colpi di hardware, in poche parole, su chi era meglio, chi era peggio e tutto il Sì. resto. Ma tra l'altro qui ho visto una cosa, che qua c'è il Panasonic FZ10 che è questo, no? È quel modello diverso. Prima c'era un errore, perché c'era l'FZ1 e c'era scritto FZ10. Aspetta che lo riprendo. È qua. Qua. Prima, Vabbè, qualche ma pagina. queste liste, diciamo, ma Qua. piene di errori. Sì, sì, Cioè, invece sì, sì, è pieno di errori, sì, sì. Ma infatti ho detto, boh, forse sono io che mi ricordo male. No, no, infatti qua ho visto che c'è. Questo è giusto, pure tu l'FZ10. che pretendi? Ma se in una pubblicità abbiamo visto che su 3 righe hanno fatto 10 errori, cioè, ma... Sì, anche qua poi scritto staccato tra di O. Vabbè, c'è Sì, pieno sì, di... ma... a Vabbè, bizzeffe. Neo Geo più un VG, praticamente. Un sì. videogioco, cioè. Poi ci Un abbiamo VG. consoliamoci. quello della posta. Angolo Quello del della classico posta. angolo della posta. Dai che siamo... No, questo qua è una specie di No. mercatino, ragazzi. Ah, Ah, già, è vero, le Attenzione, gli inserzioni. unci. Sì, sì. È vero. questi telefonare ore pasti, telefonare ore ufficio. Si Ah, sì, sì. vendo, bello, bello questo. Vendo Super NES seguenti cartucce. Vendo cartucce Sega Mega Drive. Vendo... Sì, sì. Che la gente sperava di comprarsi la PlayStation vendendo tutto il suo vecchio hardware che non Chiedere di, valeva chiedere di manco, Alessandro qui, manco più un soldo pubblicato, valeva. Chiedere di Samir. chiedere di Matteo, chiedere di Giancarlo. Antonio. Marco. C'è una donna? No. Sì, No, no. Male ore Alessandro. serali. C'è Vincenzo. Alessandro. Ah. No, no, queste cose non interessano. Solitamente 99% Michela. erano uomini. Chiedere di Michela anche. Ah, attenzione. Ah, sì, vero, chiedere di Michela, Niente di attenzione. Michela. Che Michela. vendeva poi Michela? Vendeva Hook Vendeva e un Micro Hook, Machines Micro Machines, del Game del Gear. Game Gear. Poi 40.000 lire sì. foraggi. E batterie ricaricabili di Game Boy. Magari erano le mamme dei bambini che... Sì, magari, sì. Sì. Ancora meglio. Andiamo avanti. Una speranza. Dopo No, scuola no. con Console Point, addirittura cioè facevano la pubblicità con il marchio di Console Mania, guarda che roba. È vero. È rubatissimo da Console Favoloso. Mania. È vero. Favolosa sta cosa. Sì. Console Point. Primo punto specializzato in Calabria. Guardate che brutto il disegno poi. Sì. C'è una roba anni 60 con Ma poi scusate, una Scusate. improbabile ragazzina che legge Console Mania. Scusate, guarda. guardate il mostriciattolo della rivista che esce fuori dalla rivista. Sì, Ma sì, perché?
Avrà fatto l'intelligenza artificiale. Ah no. No, No, no. no. Quella era intelligenza naturale, tipo. Sì, sì. Vabbè, però dai, si sono tutelati, hanno scritto che tutti i marchi e i nomi riportati appartengono ai legittimi proprietari. Beh, Già, almeno quello. così l'intenzione buona c'era, dai. Queste qua sono le soluzioni dei giochi, vero? Sì. I trucchi, Trucchi e soluzioni. soluzioni. Trucchi e Questa soluzioni. era Che schede c'erano lì sul Mega Drive? Che forse Valerio si ricorda meglio. Quella per inserire i codici, Game Genius, come si chiamavano le queste riviste. card? Ce n'erano un'infinità, ce n'erano tipo. L'action replay, Sì, Action che nome era? Replay, L'action replay. Game Shark. Sì. Poi Game c'era il Shark. Game Genie, c'era un sacco di roba. Anche i Codemaster, tutta quella roba lì, vabbè, comunque. Vabbè, questi comunque credo che erano codici da inserire proprio nel gioco. Non Sì, erano... oppure combinazioni di tasti da premere. Molti erano combinazioni di tasti semplici sul menu d'avvio Sì, e ti dava il trucco, ti dava Poi il c'era il trucco. servizio online a pagamento, vedete, con l'144. E sì, lì, sì, e lì costava, sì, io mi ricordo che ho usato molto quelli dei Mortal Kombat. C'è un sacco di codici Mortal Kombat. Addirittura c'era a fine anno c'era una rivista che si chiamava La Bibbia dei Codici e praticamente un rivistone pieno zeppo È vero. di trucchi. La Bibbia Sì. però dei codici. lì trovavi pure i codici dell'action replay. Sì, Sì. C'era un Lo po' di tutto. Lo fece anche un po' di anni dopo Giochi per il mio computer, che Ah. ogni tanto metteva un supplemento con i trucchi. Era il supplemento. C'erano già in ogni rivista c'era la parte dedicata ai trucchi e poi usciva magari a fine anno Sì, la uno speciale con uno speciale supplemento. con tutti i trucchi. Sì, Il classico tomo con tutti Sì, i trucchi per tutti i giochi. preziosissimo. sì, Come quella delle mappe, è anche vero, è quella delle vero. Però le mappe erano carine, le mappe erano carine. E Console Mania sì, ce l'aveva l'angolo con le mappe, però io ho dei ricordi più belli con Game Power, per chi se lo ricordava come rivista. Sì, sì. Comunque Poi, questo qui, adesso questa è l'altra pubblicità. Questa è la sezione dove ci sono quelle risposte un po' che fanno ridere, cioè dove sono un po', come si dice? Cioè dove il raffo, cioè qua rispondono ma anche in modo un po' divertente, in modo assurdo. sì, Sì. assolutamente. Tipo, c'è questo qua che gli chiede, Anonimo, vorrei sapere quali sono le friendship di Mortal Kombat 2 per Game Boy. E lui risponde, spiacente signor Anonimo, ma non ho trovato nulla riguardo le friendship spiacente. Perché in realtà è una mossa, cioè è un tipo di fatality particolare. Beh, vabbè, comunque... Game Boy non so neanche se c'erano queste friendship, tra l'altro. Non lo so però se c'erano su Game Boy, non lo so. Penso di sì, perché l'hanno fatto Mortal Kombat 2 su quella che Game Boy. usciva all'arcobaleno, poi facevano l'arcobaleno. Però l'arcobaleno era quella di Shang Tsung, me la ricordo bene. Sì, Che bella. spettacolo. Dai che siamo in fondo oramai, ma qualcuno ha resistito in questa live? Praticamente sta rivista No, ormai siamo in pochi. si può considerare un catalogo di prezzi Di per giochi. pubblicità, sì, Beh, sì. vabbè, Una però... marea di io non mi ricordo a memoria d'uomo che ci fosse tutta questa pubblicità su Console Mania. Ma questo numero è un po' particolare, devo dire la verità. ce n'era di roba. Forse sarà per quello che avevano descritto nell'editoriale, probabilmente. Sì. Comunque anche qua tante pubblicità, Computer Work, Game Start. Oh, questa è una bella mappa, per esempio. Bella, sì. Ma io mi stavo ponendo una domanda. Come facevano a fare tutti questi screenshot sulle console? È quello che mi chiedevo anch'io. Come facevano? Bella domanda, bella domanda. E infatti... Si vedono le sezioni divise, Non è proprio Sì, ma lineare la proprio mappa. anche in generale, cioè non c'erano capture card. infatti anch'io mi chiedo quella roba lì. Allora, io ho una mezza idea, può darsi che questi screenshot venivano forniti proprio da chi faceva i giochi, Può essere, per forza, come se no. Come perché fa? loro era impossibile che con una macchina fotografica dell'epoca, perché non c'era Eh, più di quello, si mettessero lì a fotografare schermate su schermate e poi a mettere insieme le fotografie, no, ragazzi. ma Non poi lo posso. non vengono così bene su un tubo catodico. Cioè... No,
assolutamente no. Quindi secondo me potevano essere anche le mappe ufficiali che venivano rilasciate Non lo direttamente so. dagli sviluppatori. È per Non lo so, quello che, è poi per quello che i voti sono alti, perché pagavano per avere gli è un'idea. screenshot. Vi faccio questo Comunque favore. loro stavano così con i produttori, quindi dei Eh, videogiochi, quindi è normale che il materiale comunque sia glielo fornivano sì, perché se anch'io ne mi sono avevano bisogno. chiesto come facevano, che comunque se tu guardi non sono screen puliti perché... Cioè non è RGB di sicuro, perché l'RGB si vedrebbe stranitido i pixel, invece vedi che si vede tipo composito. Cioè Sì, sì, sì. guarda... Sono i Però... colori diversi. Però si vede comunque meglio di una foto fatta su un tubo catodico, perché come facevi all'epoca? Cioè, quindi deve essere qualcosa che gli davano loro. Cioè, non lo so. Questo ce lo possono dire soltanto i redattori. La prossima volta che faremo una live inviteremo anche un qualche redattore. Sarebbe E interessante, forse sì. magari sarebbe interessante. Infatti Ma dovrebbero valorizzare di più il nostro progetto. Eh sì. Io ho lanciato una frecciatina. Ma ci sta, dopo 3 ore 4 anni, precise, 3 ore, ci sta. 4 anni, quasi 4 anni che scansiono riviste, dai, su, No, almeno no, no, ma un poi contentino ce lo potrebbero dare, dai. sì, siamo in fondo alla rivista dopo 3 ore di live. Ormai nessuno più ha resistito. Ormai non c'è più nessuno. Mi sa che c'è soltanto Alessio che sta guardando adesso. Comunque siamo anche al 2-3 gennaio, ragazzi, anzi che Sì, abbiamo sì, avuto no, però, sia- però fino adesso eravamo in 10 persone, c'è stato 12 persone, ha avuto dei picchi, insomma. Adesso però ormai in orario tardi, siamo al 2 gennaio. Sono 3 ore comunque di abbiamo fatto live. anche una live, esatto, pure fatta al volo, quindi non è che abbiamo fatto tutta sta No, no. grande, esatto, Però intanto quante cose cosa ci ha dato? 67 visualizzazioni ne abbiamo fatte, quindi qualcuno l'ha guardata e poi dopo rimane lì. Finiamo un po' veloce, qui c'è tutte le mappe di The Lion King. sì, ma in realtà comunque, queste sezioni qui non c'è molto da dire perché, No, ecco, a parte le mappe, la bellezza bella. di quello che Della praticamente un servizio composizione. che oggi offre internet, questo è il bello di queste rubriche che ovviamente non hanno più motivo di esistere, diciamo, su riviste moderne, anche se in realtà poi l'angoletto per i vari trucchi e soluzioni c'è sempre, per carità. Però Sì. comunque ho provato a fare una rapida ricerca, ma in quest'epoca qua non si sa bene come facessero a Ah, fare. Probabilmente c'ha ragione Andrea, nel senso che dice negli anni 80 usavano le macchine fotografiche, mettevano una specie di cono sullo schermo e fotografavano lo schermo. mm, E a partire dalla 360, Xbox 360 se non sbaglio, avevano insomma modo sì, di... cattura. però prima non ho trovato una spiegazione convincente online. per esempio già sui PC era più facile perché potevi fare Vabbè, Certo, lo screenshot dell'immagine del gioco e magari unire i vari pezzi. Ma su console era veramente tosta, eh. sì, sì. sì, 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 console alla tosta. Oppure magari avevano dei programmi già di editing, cioè Ma, riuscivano ma a... soprattutto, ma soprattutto per le portatili Game Boy, come facevi gli screen? Cioè, che Sì, già non si vede niente, cioè, è quello che mi chiedo. Come fa? Cioè, tipo lì c'era prima uno screen di Donkey Kong Land. Sì. Come faceva a essere così? Cioè, l'altro non era neanche verde come lo schermo, era tipo giallino. Non so come mai, non so come facessero. Allora, quell'immagine giallina che tu hai visto, quello già era un pochino più semplice da fotografare perché non veniva dallo schermo del Game Boy, ma veniva dallo schermo del Super Game Ah, Boy, sì, 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 quello per Super Nintendo. Sì, 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 ho capito. quindi su schermo più grande era più facile da fotografare. Super Game Boy. Che c'era Ah, anche per c'era anche per Nintendo 64. No, aspetta, mi sto confondendo. Sì, anche su Nintendo 64 C'era solo così. per Super Nintendo, da quello che mi Ah, ricordo. ok. Invece sul GameCube c'era l'adattatore per le Sì, cartucce del Game Boy Advance ce sul l'ho lì. Il GameCube. Game Boy Player, ce l'ho. Sì, sì. Esattamente. comunque no, qua dicono, vabbè, un sito specializzato in retro riviste e Mhm. dicono che uno dice che usavano, c'erano già delle capture card negli anni 90. Magari, Qualcosa. Ok. magari era un capture card in composito. Sì, sì, probabilmente sì. Sì. Molto probabile, sì, sì. Comunque, Costavano però. era un bel lavorone, eh? Eh Sì. Mazza. sì. Sì, sì, sì. Qui abbiamo poi l'ultima parte, mega speciale Beoti.
E questa è proprio la posta, Sì, quella questa è la classica. posta classica. Bovas. Cos'è? Ma perché veniva chiamata Bovas? Sì, Vabbè. sì. Playboy si adegui, basta con le conigliette, è l'ora delle donne gatto. Va Sì, bene. perché questa era la posta divertente, mutuata da Bova Byte The Games Machine, Cos'è sta perché roba? la redazione comunque, la redazione era quella, No, quindi... no, ma aspetta. Cari Bovas, se vi descrivo una ragazza con le orecchie a punte, capelli verdastri che indossa un costumino tigrato, voi penserete subito alla Mu. E invece stavo descrivendo Cham Cham, la gattina di Samurai Showdown. Il che, vista la sua natura, avrebbe dovuto chiamarsi Chat Chat. Sarà merito del film di Tim Burton, ma ultimamente il mito della donna gatto si è diffuso parecchio. Oddio, si dice donna gatto e donne gatto, oppure donna gatto e donne gatte? È una questione di... Queste sono domande proprio filosofiche sul Sì, senso della sì. vita. Sì, sì, sì. E comunque Le questa... gattine sono molto più carine delle umane. Qui, Ovviamente ragazzi, questa era qui, una Il precursore dei storia. furri. sì, qui è nato qui è nato il fetish dei furri in queste pagine. E infatti quello che scriveva era Bad Cat, che era famoso proprio per questa cosa qua, che aveva una passione smodata per queste figure Le furre. femminili, però con movenze feline e anche non solo movenze, Sì, 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 anche sì. caratteristiche Sarà, morfologiche. sarà parente dell'uomo gatto che Sì. spopolava. Esatto. Sarabanda, gli anni Perché 2000. ritorniamo sempre a parlare poi di Sarabanda? Questo non l'ho capito. Boseca, com'era? Vabbè, l'uomo gatto è intramontabile. Sì. La pubblicità, poca, ce ne sta, guarda, veramente, fino... Sì, sì, ma Se n'è solo stata un po', poca, secondo sì, sì, poca ce n'è me, per stata. gradire. Secondo me Alessio è congelato dal freddo. 3 ore che fermo, secondo me 16 gradi si fanno No, qua sentire. ormai O qua ha sbaglio? raggiunto la temperatura dei 50 gradi, qui fa un caldissimo, io O sto Ah, vabbè, ma sudando. sono attrezzato, c'ho la coperta. Ah, ok. Vabbè, comunque siamo in fondo. Mancano 4 pagine, Sì. 6 pagine, dai, siamo in fondo. Qui, vabbè, qui è roba non importante. È tutta pubblicità Tutta poi, non pubblicità. Tutto sbagliamo. lui. È finita Esatto. praticamente la rivista. La rivista è finita già da Guardate un bel qua. pezzo. Guardate qua, 3DO FZ10 più converter più gioco a scelta 999.000 lire. Faceva brutto metterci 1000 lire in più per un... Sì. Esatto. Anche qua comunque Sony PlayStation più Tekken lire 1350 1.350.000. 1.350 Almeno ti però dicono c'è che gioco ci danno. Sì, sì, almeno quello. Mega Drive sconto finale Road Rush 3. Una gara combattuta all'ultimo respiro, armi ancora più potenti, nuovi circuiti internazionali. Mega Drive. Madonna, Road Rush c'ho rigiocato al primo di recente, ma quanto cazzo era difficile. Cioè, poi è invecchiato pure malino, è invecchiato tra l'altro. Beh, oddio, a me la versione che preferisco è quella per PC, che poi è l'ultima uscita. Però, cazzo, le gare, perché i campionati, le gare diventano sempre più lunghe, cioè fai un errore e E perdi. hai perso una gara di magari di 10-15 minuti, cioè una roba Sì. frustrantissima. Sì. Poi Poi Patti in chiusura abbiamo di nuovo il Party Party Squad. Squad. Alla Party fine. Squad. prima. Squad. Tra parentesi annunciato anche per Mega Drive, mai uscito. Sì. Bella mostra poi. È uscito solo per Super Nintendo. Adesso mi è venuto in mente. Ho visto questa carota con le pistole e gli occhiali da solo. Ho capito. Mi è venuto in mente. È venuto il flash. Ho capito. Sì, cosa l'abbiamo fa. visto prima nella recensione interna. Sì, sì, sì. Uscito solo solo per Super Nintendo. Ebbene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in Torniamo, fondo, eh? torniamo a noi. Eccoci qua che torniamo. Siamo a 3 ore e 07. Siamo cotti. Spettatori non è rimasto più nessuno. Solo noi. Sono rimasti noi, ma la live rimane qua. Comunque, La fino a. Alessio ormai il microfono gli aveva coperto completamente Sì. il viso. Comunque fino a 20 minuti fa c'era gente che guardava, ormai sono tutti cotti. Domani, nei prossimi Sì. giorni la recupera, tanto è sempre Sì. possibile farlo. Sì, 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 sì. Comunque Perché- dai, in chat c'è stata frequenza, abbiamo salutato un po' di persone, c'è stati 3 iscritti, almeno da me, 3 iscritti che si sono palesati, poi in realtà devo guardare ancora, quindi dai, un po' di traffico l'abbiamo avuto, la rivista è stata fatta vedere, secondo me l'abbiamo vista bene. È stata una Sì, live sì. carina, eravamo in 4, bella piena di noi dello staff.
che bello Non ci far siamo vedere. neanche accavallati troppo, quindi va No, bene così. no. Vai Io interventi. sono stato attento a non far scattare le schermate, molto No, più no, che no, ma la... infatti, guarda, va benissimo per parte quanto mi qualche riguarda. errorino che ogni tanto mi capita, però insomma, secondo me va Ormai, ormai bene. penso che sia collaudato il sistema. Sì, quindi secondo me direi continuiamo così e abbiamo dato un'ora anche a questa rivista. Se avete qualcosa da aggiungere, se no possiamo concludere. 3 ore e 10 minuti, dai. 3 Sì, orette, ma dai. Però ce la siamo presa ricordo con sempre, calma. ricordo sempre che la rivista è scaricabile direttamente sul sito del dizionario dei videogiochi. Ricordo sempre che è un progetto gratuito fatto da appassionati per appassionati. L'obiettivo è la preservazione storica di queste riviste che non potrebbero essere presentate al momento in maniera diversa da come la stiamo presentando noi. Eh sì, Supportate il progetto, se potete, ovviamente donate, se avete magari riviste, fateci sapere che cosa avete disponibile, cosa volete magari che venga scansionato. Insomma, sì, aiutateci a portare avanti questo progetto in questo modo, perché ci sembra l'unico modo al momento per poter fare questo tipo di preservazione. Quindi non c'è nessuno scopo dietro, nessun lucro dietro, soltanto la voglia di portare avanti questo lavoro, di preservarlo per i posteri e di sì, avere comunque sia un materiale che senza il nostro lavoro andrebbe sicuramente perduto, assolutamente. disperso nel tempo e nelle buie e umide cantine dove la carta si rovina. Per Esatto, cui siamo O nelle ancora, biblioteche che non permettono praticamente la consultazione, perché siamo ancora a per qualche vedere cosa aveva la fatto. maglietta. E via. Sì, sì, no, assolutamente. Avete detto cose giustissime. E... e basta. Comunque voglio ringraziare che abbiamo già 13 like alla live. Quindi grazie. Che è molto importante. Mi raccomando, metteteli anche alla pagina Facebook, su Instagram. Andate sul canale del dizionario anche lì. Iscrivetevi anche lì. Perché poi sicuramente le faremo lì. Tra una cosa e l'altra. E comunque sono stati caricati un po' di video, OST, qualche gameplay. Cerchiamo di fare tutto quello che possiamo. E basta, ci Magari fateci vediamo. sapere anche magari noi adesso momentaneamente il progetto è puntato su 3 testate principali che sono K, Console Mania e The Games Machine. Se magari volete, che ne so, che la prossima live sia fatta su un K, la facciamo su un K per presentare, Sì, diciamo, tutte e 3 le riviste che sono attualmente in scansione da parte nostra, da parte mia e anche da parte di Alessio, che è l'altro ragazzo qui presente, che se anche lui ha assunto la responsabilità di scansionare, che non è poco, sì, quindi c'è adesso siamo lo in due. scanner a 3 adesso. Adesso siamo in due, teoricamente per quest'anno i The Games Machine dovrebbero Vanno. veramente volare. Va Ok, benissimo così. sì, sì, bene. Stata E... veramente Spero una che anche te... bella chiacchierata. Spero che anche te, Valerio, è stata la tua prima volta. Appassionata. Spero che ti sei trovato bene. Benissimo, e anzi, dobbiamo replicare perché comunque Sì, sia sì, sì, sì. le chiacchiere volano. Eh, Infatti, abbiamo raggiunto e superato le 3 ore, ma parlando delle nostre passioni sì, è beh, facile. Volano. l'altra volta io e Alessio siamo stati quanto? Quanto è durata la scorsa live? Più di è 3. più o meno, No, più o secondo me meno di come più. 3 ore e 22 3 ore e minuti. 22, però abbiamo la fatto rivista 200. era anche più lunga. Sì, beh, là abbiamo un po' corso, perché se no non finiva più là. Cioè, era Bisogna- 250 Adesso pagine. siamo stati molto più pagati, diciamo, sui Sì. vari, esatto, sulle varie La cosa sezioni. buona è che c'è ancora tanto materiale, tanta carne al fuoco, quindi che verrà poi prossimamente svelata anche Sì, sì, al no, pubblico. Quest'anno di riviste ne facciamo parecchie, io quindi questa è una vedo promessa. che piace molto questo format, anche mi scrivono poi in privato, guarda bellissimo, stai facendo una bella cosa, basta. L'unica cosa che mi chiedono un po' Eh, tutti è il sito, subito non capiscono bene come funziona, allora gli spiego perché è un po' vecchiotto, gli dico guarda devi andare in fondo, cioè tu schiacci, vai in fondo, c'è scritto, poi lo vedono, ah sì sì ok ok, che non lo trovano subito e basta, per il resto... Veramente Cioè, non trovano subito neanche il canale Facebook, eh, non lo so. Quello è per colpa dell'algoritmo di Facebook vabbè, che purtroppo non esatto. avendoci migliaia e migliaia di iscritti, ovviamente ha Temeremo un anche algoritmo che, quello. che ti tiene Sì.
in una specie di shadow ban, però a noi Vabbè. non c'è tempo. Ma Va bene così. quindi la prossima volta cosa portiamo? Si sa già? Boh, vediamo. Ragazzi, io allora a disposizione ho un altro. No, l'altro console mania ancora no, perché ancora non l'abbiamo fatto. Ho un K che Appena abbiamo fatto. proposto a inizio dell'anno. Possiamo fare una live con un K che non abbiamo mai fatto. Poi, se la gente preferisce un console mania, visto che comunque prossimamente ne scansioneremo altri, per il momento possiamo proporre, secondo me, qualche live su The Games Machine, visto che ne abbiamo molti di più in stock rispetto ai K e Mm. ai console mania. The Anche Games se Machine piace molto, eh. c'è Lo parecchio sappia anche materiale. Alessio su questo, tipo, quindi probabilmente il papabile sarà questo K e poi Sì, passeremo ai The Games Machine. va bene. Va benissimo. Boh, Provo. se avete suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa, ci sono i commenti. Scrivete, li leggeremo e basta. Siamo cotti, andiamo, dai. Abbiamo reso onore stasera, ci andiamo anche divertiti. Buonanotte, alla prossima e grazie a tutti per averci seguito. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.